Hai a Geppi, hai detto a ridere più di una buffa, Ascoltate, però dovete rimanere in quella zona là. Sono in diretta. Luciano, poi alla fine tu non me l'hai dato il tuo. È una cosa che hai fatto. Ah, ma sei in diretta? Così ora tutti sanno che io ho chiesto il numero di telefono a Luciano. A tua moglie solo per motivi professionali. Cioè là direttamente si va alle mani, direttamente io penso di sì. Quella che aveva questa ieri. A me è una Cominci da me. Giuseppe, dove sei? non ce l'ha. Non ne ho idea, non lo so. Tra l'altro non
Ma tu di recente sei stata alla Rai di Catania? Giovanni, tu sei stata alla Rai di Catania? Lui avrebbe detto. Ma è un macigno indefinibile perché purtroppo il rischio di morire isolato, e questo la storia lo dimostra in tanti contesti. Io ho fatto al presupposto che l'uomo delle istituzioni all'opera di quando il sistema non solo non funziona, ma come in questo caso di guerra, il non funzionamento può falcidiare vite umane. Di conseguenza ho fatto le mie denunce e mi sono preso le conseguenze delle mie denunce, perché non posso assolutamente sopportare che tutto ciò che è stato previsto sulla carta poi realmente, come confermeremo ancora stasera, non ha funzionato, non funziona, anzi diventa una provocazione per tutti i messinesi siciliani che stanno con grande sacrificio rispettando l'obbligo e il dovere morale di stare a casa. Noi ci salveremo soltanto se saremo più bravi nel momento in Sicilia rispetto al comportamento che si è registrato negli anni passati. E dico che ribadisco, se si verificasse solo il 10% in Sicilia di ciò che si è verificato in Lombardia, qui sarebbe una strage. Tenetelo presente, stare a casa oggi è l'unico antidoto, l'unica vera difesa che abbiamo anche nei confronti dei nostri problemi strutturali, nei confronti anche di una certa mala burocrazia e nei confronti anche di una certa miopia politica che purtroppo ha portato oggi a una situazione in Italia che per quanto mi riguarda rasente al crimine di Stato. Grazie a voi. Buonasera. Buonasera.
buonasera. Allora, Sindaco, buonasera. buonasera. Sindaco, le ho mandato un messaggio di Pasqua. Grazie, grazie. C'è uno spiegamento di forze stasera veramente straordinario. Buonasera a tutti, saluto tutte le forze dell'ordine. Guardia costiera c'è. Ci sentiamo così intanto? Poco, poco. Poco ci sentiamo. Là, se vuoi. Non ce l'abbiamo quello là volante? Il microfono? Tanto siamo in diretta, quindi non c'è nessun problema. Se riusciamo, me lo tengo io da solo? Così evitiamo di stare in un posto, perché giriamo anche perché fa fresco. Quindi, buonasera. Una stella cometa, Alessio, una stella cometa. Piano piano, tanto non ci sono problemi. Me lo tengo da solo. Ecco qua, lo tengo un attimino, non è un selfie, lo sto tenendo per venire incontro al buon Luciano che deve microfonarsi, anche perché stare fermo in un posto fa freddo Poi aria e quindi onestamente l'umidità ormai la conosco. ecco, facciamo vedere qua tutti. Ecco qua, Ma quindi ci stiamo nel frattempo attrezzando, ha ci fatto stiamo la sorpresa? attrezzando. Io ho fatto la sorpresa, ma anche pensate Cioè, che. nessuno Ma pensate che veramente ci ho scritto Giocondo, con tutto il rispetto di Giocondo in fronte, cioè, e dico tutti anche i leoni da tastiera che giustamente mi hanno consigliato, sindaco, ma quanto sei coglione, annunci e fai un blitz, lo dici prima e quelli si organizzano. Vedete? E avevo programmato tutta una serie di dirette oggi pomeriggio, anzi chiedo scusa a tutti perché naturalmente ho piantato tutti, in quanto avevo in mente naturalmente di organizzarci diversamente e fra poco vi daremo anche le risultanze di quello che è l'esito delle ore 18, dello sbarco delle 18:30, un esito molto interessante, anche perché stranamente metteremo a confronto lo sbarco delle ore 18:30 con quello di stasera, che credo che dovrebbe aggirarsi, vediamo, nelle palle, stiamo guardando le palle di cristallo, probabilmente non dovremmo superare le 30-35 macchine stasera, a fronte ovviamente di una nave traghetto che scoppiava alle ore 18:30. Stavolta guardate c'ero io, capisco che non sono tanto affidabile, lo dico anche ai perecottari istituzionali che mettono in dubbio video, foto che ognuno di voi magari posta, perché siete inaffidabili, siete imbroglioni come il sindaco De Luca. E allora io ero qui oggi e il video non l'ho fatto io, l'hanno fatto le forze dell'ordine che erano con me, quindi sono video e foto certificate questa volta, quindi non c'è discussione su quello che è successo oggi pomeriggio, vi assicuro che stavolta non c'è discussione. Allora ci siamo organizzati, Luciano, sì? Ecco qua, non inquadrate il famoso Luciano perché se sveliamo è un problema, perché ci sentiamo, mi sentite? Mi sentite? Datemi un cenno di vita, sì? Perfetto, benissimo. Allora, buonasera a tutti, buonasera a chi ci segue da casa e soprattutto che ha ascoltato la mia richiesta, la mia preghiera. Non era un ordine perché onestamente non vedono, c'è chi non aspetta che io faccia qualche errore e naturalmente fino a quando l'errore lo faccio io me ne piango le conseguenze, perché sono ovviamente, ognuno poi risponde delle proprie azioni, ma avere poi anche sulla coscienza tanti denunciati perché vi ho istigato io, obiettivamente non era per me non potevo accettarlo, ed ecco perché vi ho pregato di stare a casa, di seguirci, di condividere, se non lo avete fatto ancora fatelo, perché questo ci fa realmente cogliere la vostra presenza. E questa sera faremo un excursus complessivo di tante vicende, anche perché è arrivato il momento di chiarirci una volta per tutte, sia con il mio Presidente della Regione Siciliana e sia anche con il Presidente del Consiglio dei Ministri e i suoi ministri.
Cioè, dobbiamo chiarirci una volta per tutte su che cosa? Che i siciliani, se vogliono, fanno gli scemi, ma se non vogliono, sono in condizioni di dimostrare che c'è magari sulle proprie teste chi vuol farli passare per scemi. E iniziamo proprio dallo sbarco di oggi pomeriggio. Io naturalmente ho detto che stasera c'era la manifestazione, e c'è, e la stiamo facendo, perché volevo che si certificasse, come d'altronde il 23 di marzo, perché noi il 23 di marzo siamo stati qua a quest'ora, l'avevamo preannunciato, e sono scese dalla nave traghetto 26 macchine, ricordiamocelo, 26 macchine. Abbiamo appurato personalmente che di quelle 26 macchine 20 erano pendolari, e l'abbiamo verificato noi, e delle 6 macchine invece che non erano pendolari ne abbiamo dovuto denunciare la metà. Questo a conferma che quello che veniva sostenuto anche dal comunicato stampa del ministro Lamorgese, che come sapete bene mi ha denunciato, era una grande fregnaccia, una grande menzogna di Stato, ecco, se la vogliamo definire per quello che è. E questo non lo dice il sindaco De Luca, che è inaffidabile, lo dicono i verbali delle forze dell'ordine del 23 di marzo, che hanno dovuto constatare l'irregolarità di 10 persone e quindi denunciate a tutti gli effetti, ma l'avete visto in diretta. Quindi quando ci vedremo in tribunale col ministro Lamorgese, perché io ho pregato il ministro di giustizia di dare immediatamente l'autorizzazione alla procura di Messina per avviare il processo contro il sindaco De Luca, e avendo mandato un mazzo di rose al ministro, alla ministra degli interni per ringraziarla della denuncia, invece al ministro di giustizia ho mandato invece una scatola di cioccolatini, proprio per cercare di sollecitarlo anche nel dare immediatamente l'autorizzazione a procedere. Perché è importante questo processo? Non tanto per me, che io sono poca cosa, ma perché vi assicuro che diventa l'occasione per fare un excursus dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 di gennaio. Il 31 di gennaio il Consiglio dei Ministri aveva già inquadrato come un'emergenza sanitaria ciò che stiamo vivendo. Quindi il 31 di gennaio, quando già in Cina sono scoppiati vari casi, si è purtroppo partiti dal presupposto che si sarebbe affrontata una guerra. Peccato che al di là di quella che è stata la delibera del 31 di gennaio del Consiglio dei Ministri, noi abbiamo aspettato oltre un mese e mezzo, mi permetto di dire, quasi possiamo contare i giorni, per cercare di reagire a quello che stava succedendo. E la questione da questo punto di vista è ovvio che è grave. È grave perché io qua poi ho degli appunti che vedremo assieme. In questo momento voglio così fare un ragionamento a braccio. È grave perché, avendo la consapevolezza di quello che ci aspettava, lo Stato non è stato conseguenziale. Questo è il primo punto. Cosa significa conseguenziale? Significa che rispetto a un'emergenza sanitaria già ormai conclamata in Cina, non si è attrezzato per quelle che sono naturalmente tutti gli elementi per poter salvaguardare la vita degli italiani. Ecco dove sta per me il crimine. Quindi c'è un elemento, 31 di gennaio, e ci sono gli atti conseguenziali, che sono ben distanti da quando già c'era la consapevolezza di quello che sarebbe successo in Italia. Cosa è accaduto? Lo vediamo purtroppo. In Italia ci siamo ritrovati ancora senza quelli che sono gli elementi essenziali per cercare di
di diminuire le vittime di questo coronavirus. Cosa si intende per le vittime? I contagiati e i morti. Parliamo della filiera intanto, così in termini generali. Si è concentrata l'attenzione sui famosi posti letto, no? Io ho sempre detto, e questo l'ho denunciato già ai primi di marzo, che il problema non sono i posti letto, il problema è tutto ciò che invece bisognava fare per evitare di arrivare ad utilizzare i posti letto. E infatti noi quando abbiamo detto che in Sicilia a maggior ragione eravamo molto più a rischio, l'abbiamo fatto perché conosciamo purtroppo quali sono i nostri punti di debolezza. È inutile che mostriamo i muscoli che non abbiamo, o è inutile che prendiamo in giro la gente su situazioni che non ci appartengono. Abbiamo dei grandi limiti strutturali, lo ribadisco, e naturalmente non parlo della qualità delle nostre risorse umane, anzi, ripeto, eroi, perché lavorare in queste condizioni significa essere eroi, e chi sta in questo momento nei presidi sanitari, medici, infermieri, gli addetti al 118, tutto ciò che ruota anche all'interno delle case di riposo, chi naturalmente è in trincea perché l'attività prosegue, è ovvio che lo sta facendo con un rischio maggiore, in quanto sappiamo tutti che i dispositivi individuali di sicurezza non ci sono, o dove ci sono state a rate con grandi ritardi, mascherine non ce ne sono. Noi abbiamo qui a Messina quelle artigianali che abbiamo fatto in queste settimane grazie alla solidarietà e alla collaborazione di tanti privati. Ne stiamo mettendo a disposizione 1000-1500 al giorno, dipende, anche lì c'è una catena di montaggio, e lo abbiamo fatto perché, a prescindere da quelle che sono le circolari, ecco, dei blasonati ministeri che dicono attenzione, le mascherine che non hanno il marchio Uni, Eni, ISO e vattene a pesca per noi non sono commercializzabili, nel senso che se vi succede qualche cosa sono cavoli vostri. Meglio quindi non avere la mascherina piuttosto che averne una magari artigianale. E questo naturalmente non è una questione che riguarda solo i singoli cittadini. Il vero problema è che questa situazione purtroppo la si registra dove si è a rischio. E dove si è a rischio? Negli ospedali, nelle case di riposo, cioè dove purtroppo la storia ormai recente evidenzia che ci sono dei veri e propri focolai, non potenziali, ma lo diventano poi a tutti gli effetti. E allora tutto questo, se andiamo a guardare in Italia come si è affrontato, a differenza di altri stati, lo si è affrontato con le regole normali, facendo le gare di evidenza pubblica, affidando alla Consip di procedere a quelli che sono gli acquisti. Il risultato finale, per concludere su questo argomento, che anche le commesse che l'Italia si aspettava sono state poi sfregate da altri stati che hanno pagato in cash. Ed ecco che rispetto a una previsione del 31 di gennaio qualcuno pensava di affrontare questa emergenza con gli stuzzicadenti delle procedure ordinarie e quindi di poter consegnare alla burocrazia quello che era la nostra vita, e un contagio che va crescendo costantemente e non si riesce a frenare perché mancano gli elementi di base. Conosciamo bene tutta la storia, il posto letto è relativo se poi non ci sono i ventilatori e soprattutto se manca tutto ciò che può proteggere gli operatori e gli addetti alla sanità. Ecco, questa è semplicemente una piccola sintesi del perché siamo di fronte al crimine di Stato. Uno Stato deve avere la capacità, di fronte a un'emergenza del genere, di sospendere le regole ordinarie e avviare invece, come si fa in guerra, una fase con strumenti straordinari. Questi strumenti straordinari noi non li abbiamo avuti, ma non solo l'abbiamo avuti noi sul territorio, lasciamo stare noi poveri sindaci di trincea, e ripeto, saluto e ringrazio
tutti i sindaci, a tutte le comunità, dico state vicino ai vostri sindaci, perché noi siamo quelli esposti non solo quanto voi, essendo la massima autorità locale di sanità e di protezione civile, state sicuri che rispetto a tutto ciò che domani sarà denunciato, a tutti quelli che chiederanno conterragione, il primo che sarà tirato in ballo non solo dai diretti interessati, ma probabilmente anche dal sistema, saremo noi poveri sindaci, perché comunque eravamo e siamo, nonostante le varie ordinanze di protezione civile, nonostante i vari DPCM, nonostante le ordinanze dei presidenti della regione, siamo comunque la massima autorità locale di sanità e quindi i massimi responsabili di quello che succede nel nostro territorio. E qui dobbiamo pure chiarire una volta per tutte la situazione, perché io dall'inizio ho reagito anche rispetto a certi muri di omertà, perché io mi sono permesso di dire a tutti le cose che dal mio modesto punto di vista, soprattutto quello pratico, non andavano, non sarebbero funzionate, anzi facevano proprio danno. E perché l'ho fatto? Dice perché avevo voglia di protagonismo, ma vi assicuro che di questo protagonismo ne faccio ben volentieri a meno, perché partendo dal ragionamento che il testo unico degli enti locali non è stato modificato, perché io potevo anche capire una cosa, che si faceva una norma straordinaria anche qui che stabiliva un principio molto semplice: i sindaci per questa fase di emergenza si devono fare i cazzi loro, non contano niente, e quindi l'emergenza sanitaria sarà affrontata esclusivamente da questa filiera burocratica, cioè eventualmente le ASP. Ma questo non è stato fatto. Perché? È perché non conveniva. È logico che è importante in questa Repubblica delle banane avere sempre chi domani può essere chiamato a rispondere. Ed ecco che questo ragionamento me lo sono fatto, e me lo sono fatto anche nell'interesse di tutti gli altri sindaci. Siamo stati noi a Messina a sollevare i problemi riguardanti anche l'assenza delle informazioni per come prevedevano le varie norme. Ed ecco una excursus che ora dobbiamo fare nel dettaglio, facendo un chiarimento, e ora ve lo spiego. Noi finora abbiamo subito in Sicilia ingressi in violazione di legge. Ancora lo sono, guardate. E qua mi rivolgo proprio al mio Presidente della Regione, al quale avevo espressamente rivolto l'invito di venire a Messina, anche perché non si può affrontare un'emergenza del genere infuocando la posta e poi scomparendo. E stasera ne parleremo di cosa significa infuocare la posta. E questo è importante perché? Perché parliamo qua di atti pure ben precisi, sui quali dobbiamo naturalmente ragionare. E un primo atto al quale io mi richiamo, e che è, diciamo, l'elemento basilare della nostra riflessione, intanto è una ordinanza del Presidente della Regione Siciliana dell'8 marzo 2020. L'8 marzo 2020 l'ordinanza numero 3 stabilisce, in sintesi, disponeva che ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e navale è fatto obbligo, state attenti a quello che vi dico, di acquisire e mettere a disposizione delle forze dell'ordine e del coordinamento per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del Covid-19 della Presidenza della Regione Siciliana, mettere a disposizione dei comuni e delle ASP competenti per territori i nominativi dei viaggiatori. Siamo l'8 di marzo. Questa previsione non si è mai verificata. E non è, Presidente della Regione, l'unica violazione delle sue ordinanze. No, ora andiamo avanti. Perché? Perché il primo io, massima autorità locale, fino a quando non mi fate fuori, vi chiedo conterragione di come
sono state applicate le vostre norme e le vostre ordinanze. E questo è fondamentale perché? Perché con questa ordinanza il Presidente ha inteso rafforzare la misura dell'isolamento fiduciario, stabilendo altresì che chiunque avesse fatto ingressi in Italia a partire dal 14° giorno antecedente alla data di pubblicazione della detta ordinanza, dopo aver soggiornato in zona a rischio epidemiologico, doveva sottoporsi in autoquarantena, doveva comunicare tale circostanza al comune di residenza, al Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, nonché al proprio medico o pediatra, e quindi con l'obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni. Siamo esattamente l'8 di marzo. Bene, la questione riguardante la famosa storia della gita di Madonna di Campiglio si basa intanto su questa prima violazione. Cosa è successo? Ma non solo in quella circostanza, anche dopo, perché io vi posso dire che gli scontri che ho avuto inizialmente con l'ASP è proprio perché non c'era la condivisione di questi dati e sui quali nessuno è intervenuto, e vi assicuro che ancora questa condivisione, se c'è da qualche giorno. Ma una cosa è certa, tanto è tutto tracciabile: quello che era previsto in questa ordinanza, proprio perché aveva un senso, proprio perché il sindaco è la massima autorità locale, proprio perché è giusto che i sindaci sappiano se nei propri comuni ci sono persone che sono obbligate a mettersi in autoquarantena. Perché lo devono sapere? Perché vanno a controllarli. E soprattutto è logico che, anche per una questione di ordine pubblico, ogni sindaco deve sapere cosa succede nel proprio territorio. Ma tutto questo, ovviamente, siccome c'era l'approccio burocratico della vicenda e di conseguenza magari si dovevano costruire vari percorsi, tutto questo non è stato fatto. Gli scontri che abbiamo avuto, guardate, li abbiamo avuti esattamente per questo aspetto. L'elenco di chi è stato a Madonna di Campiglio me lo sono dovuto procurare io con la polizia, con la sezione della giudiziaria della mia polizia municipale. Io ho dovuto rintracciare i 135 nominativi e l'ho fatto dopo che è uscito sul giornale una notizia sui giornali di persone ricoverate perché positive, e noi, massima autorità locale, abbiamo saputo la notizia dai giornali quando ancora neanche l'esito ufficiale c'era. E di conseguenza è logico che quando ti trovi di fronte a queste situazioni non puoi accettare che il sistema vada avanti così, bruciando vite umane. E quindi chi è che mi ha dato questi nominativi? In 48 ore ce li siamo procurati noi, scrivendo a tutti gli alberghi di Madonna di Campiglio e anche in Val d'Aosta. E abbiamo rintracciato il primo gruppo di 135 persone, i quali all'ASP, visto che c'era l'obbligo e tutto, abbiamo chiesto di sapere chi si era già messo in autoquarantena o meno. Ovviamente io di questa storia non ne parlo più, perché? Perché si è aperta un'inchiesta e mi auguro che la Procura faccia chiarezza al più presto, perché una cosa è sicura, lo posso dire perché l'avevo già detto: una parte di queste persone non ha rispettato l'obbligo di mettersi in autoisolamento e quindi ha creato una diffusione del virus. Tenete conto che uno degli alberghi di Madonna di Campiglio, dove c'era una parte di questo gruppo, è stato chiuso perché era totalmente infettato. Anche questo abbiamo accertato attraverso le forze dell'ordine, e abbiamo su questo punto una relazione che è stata trasmessa a chi di competenza, perché per noi la questione per ora era solo quella di arginare il danno di
di questo comportamento da criminali, al di là di tutto, al di là dei ruoli, al di là delle qualifiche. Una cosa è certa: questo comportamento, questo mi permetto di dirlo, ha creato qui a Messina una serie di situazioni difficili, imbarazzanti, pericolose e mortali in alcuni casi. Ed è ovvio che già questo tipo di situazione è la violazione di un'ordinanza del Presidente della Regione. Io quando faccio le ordinanze mi preoccupo di farle rispettare, quantomeno schiero tutto ciò che è in mio potere fare. Poi è ovvio che i limiti ce li abbiamo tutti quanti, ma almeno quello che posso fare io lo faccio. Ecco, come andando avanti, cosa succede dopo? Abbiamo il regalo del Presidente del Consiglio dei Ministri che il 10 di marzo annunciava quella che sarebbe stata l'estensione a tutta Italia delle restrizioni che erano state stabilite per prima inizialmente gli 11 comuni, le zone rosse, che sono state stabilite a fine febbraio, poi sono state estese ai primi di marzo ad altre province, e il risultato lì lo sapete qual è. In quelle zone si è vietato di uscire, sono stati sospesi allora il pagamento di mutui, di premi assicurativi, di bollette Enel, gas, tutto. L'estensione che è stata fatta il 9 di marzo per tutta Italia ha previsto le restrizioni, ma non ha previsto invece la sospensione di tutti questi elementi, e di conseguenza, parleremo poi anche di questo aspetto, il problema è stato forte, perché tu hai bloccato un sistema da un lato, ma dall'altro hai lasciato che comunque il sistema si comportasse da sanguisuga, perché è inutile che mi prepari il provvedimento per darmi gli alimenti, come si suol dire, ma nel frattempo sono costretto a pagare i premi assicurativi, se ho un mutuo sono costretto a pagarlo, se ho le bollette che mi scadono le devo pagare, se ho anche l'affitto di casa e non provvedi per sospendermi intanto in questa fase. È ovvio che quando io dico all'Italia fermati da un lato e quindi non produrre reddito da un lato, non posso dall'altro continuare a succhiargli il sangue. Ecco dove stanno poi i paradossi, e quindi tengo tutti sospesi affinché spunti prima o poi a dare dei soldi. Ma non è più facile, a posto di prelevare i soldi già dalle tasche delle persone e poi farle aspettare per far avere il sussidio, bloccare tutto ed evitare quindi che avvenga questo prelevo forzoso? Vabbè, questi purtroppo sono punti di vista di chi ci governa. Io da questo punto di vista sicuramente avrei fatto diversamente. Quindi il 9 di marzo si verifica questa situazione, ci sono gli esodi di massa, le abbiamo viste tutte quanti come è andata a finire. Noi abbiamo avuto un confronto esattamente il 12 di marzo col Presidente della Regione, dove avevamo anche evidenziato quelle che erano le criticità, le problematiche dello Stretto di Messina, e quindi avevamo posto anche la necessità di alcuni provvedimenti particolari. Ed ecco che dopo varie discussioni si è arrivata all'ordinanza numero 5 del 13 marzo del Presidente della Regione, dove venivano stabilite tutta una serie di disposizioni per quanto riguarda lo Stretto di Messina. A questo fa seguito, ed ecco qual è l'elemento importante, a proposito, questa ordinanza del 13 marzo non è stato altro che, attenzione a questo passaggio, poi dite perché i sindaci si incazzano, ci si mette d'accordo con i vettori o il vettore, e questa ordinanza non fa altro che accogliere senza discutere con nessuno. Anzi, il 10 di marzo, se non ricordo male, già il comitato per l'ordine pubblico che si è svolto in prefettura aveva già detto no a queste ipotesi. Ebbene, se ne infischiano di queste ipotesi, cosa prevedeva sto decreto?
che sostanzialmente tutto il traffico sullo stretto doveva essere concentrato qui, alla Rada San Francesco, merci e uomini. Ma voi vi immaginate quindi non solo il coronavirus da combattere, ci trovavamo con la città invasa da tir e quant'altro. È ovvio che qui ci sono state altre discussioni, questo ve le voglio proprio dire perché poi bisogna anche avere presente perché De Luca a un certo punto va fuori le righe. Tutto il retroscena, vi sto facendo la sintesi di tutto ciò che noi abbiamo subito e abbiamo combattuto. Dopo tutte queste discussioni, udite udite, si arriva a un provvedimento meraviglioso. Questo provvedimento è il decreto 118 del 16 marzo, decreto fatto dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute. Cosa ha stabilito questo decreto? E qui andiamo a un'altra grande fandonia istituzionale. Questo decreto stabiliva la sospensione del trasporto passeggeri sullo stretto, autorizzando esclusivamente gli attraversamenti motivati da esigenze di lavoro, di salute e di necessità. Questo decreto, tenete conto che continuava a prevedere, attenzione a quest'altro passaggio, anche la causa di legittimo spostamento e di rientro al proprio domicilio, quindi abitazione o residenza, cioè come era già ancora previsto dall'8 marzo 2020, chi perdeva il lavoro, e qui ora andremo anche a spiegare un altro retroscena che probabilmente vi è sfuggito, chi magari perdeva il lavoro aveva diritto di rientrare a casa dai propri familiari e siamo al 16 di marzo, quindi questo è fondamentale. Attenzione però, cosa dice questo decreto? Che tutti questi passaggi, comunque questo transito è consentito, quindi lo spostamento, previa autorizzazione del Presidente della Regione Siciliana. Questo elemento è importante perché? Perché io ora voglio capire, dal 16 di marzo fino al 22 di marzo, perché poi il 22 di marzo questa previsione non è stata confermata e ora ne parleremo, come si è proceduto, con quale autorizzazioni si è entrati in Sicilia. Insomma, Presidente della Regione, questa gente dal 16 di marzo in poi, chi l'ha autorizzata? Questo decreto dice che le deve autorizzare lei, quindi significa che migliaia e migliaia di persone, ne saranno entrati 50.000 finora, sicuramente in questi 10 giorni ne saranno entrati 10.000, 15.000, quindi lei magari ha fatto 15.000 autorizzazioni, lei o chi per lei ovviamente, non è che pretendo che lei faccia lo scribacchino con tutti i problemi che ha, sicuramente ci sono delle autorizzazioni. E allora se ci sono delle autorizzazioni, signor Presidente, c'è anche una banca dati. E quindi io ora pretendo questa banca dati, la banca dati che è frutto di tutte le persone che sono entrate in questo periodo, in quanto il decreto del Ministro delle Infrastrutture di concerto con il Ministro della Salute prevedeva che questo transito avveniva su sua autorizzazione e comunque deve esistere una banca dati di tutte le persone che si sono messe in auto quarantena con provenienza e destinazione dei comuni dove doveva essere svolta la quarantena. Arriviamo anche all'altro annuncio del 21 marzo 2020, una ulteriore comunicazione improvvisa, quella che poi ritardò di qualche ora. Esattamente siamo alle ore 23:40 del 21 di marzo. Il Presidente del Consiglio dei Ministri annunciava a reti unificate a tutta Italia l'imminente adozione di misure drastiche che avrebbero previsto il blocco totale delle attività produttive, fatti salvi i servizi essenziali e quelli connessi a garantire lo svolgimento degli stessi. Vi ricordate quell'annuncio? Quanti giorni abbiamo aspettato per avere questo provvedimento? Mi pare 2 giorni. E poi ovviamente è stato partorito il solito provvedimento inutile. Bene, cosa è successo però l'indomani da questo annuncio? Assistiamo al secondo esito. Il primo si era avuto già verso l'8, 9 e 10 di marzo. Il secondo si è avuto esattamente giorno 22. Il 22
di marzo, mentre si attendevano i riscontri, il contenuto di questo DPCM che era stato già annunciato la notte prima, cosa succede nel frattempo? Allora seguitemi. Il Presidente della Regione Lombardia emetteva l'ordinanza 515 e chiudeva tutte le attività ricettive di ogni tipo e genere, ordinando a chi si trovava alloggiato lì di lasciarlo entro 72 ore. Ordinanza del Presidente della Lombardia. Non è finita qui. Il Presidente della Regione Calabria, invece, sempre il 22, disponeva con propria ordinanza numero 15 che dal 22 marzo 2020 disponeva il divieto di transito nel territorio regionale di sua competenza, salvo che per ragioni di salute, lavoro, di necessità. Cosa succedeva in contemporanea? Sempre il 22, giorno nefasto, il Ministro della Salute, di concerto con quello dell'Interno, emetteva l'ordinanza con la quale vietava ogni spostamento tra comuni e sopprimeva l'ipotesi dello spostamento per fare rientro nel proprio domicilio. Attenzione a questo elemento. Quindi il 22 di marzo, con un'ordinanza del Ministro della Salute di concerto con quello dell'Interno, si vieta a tutta la gente che doveva lasciare la Lombardia, secondo un'ordinanza del Presidente della Regione, di rientrare a casa propria. Quindi il 22 sera. Questo sottolineiamolo perché possiamo andare a guardare anche quando è stata pubblicata questa ordinanza. Che cosa significa questo? Che tutta la gente che si è messa in cammino già esattamente nella giornata del 22, perché? Perché il 21, lo ricordo, alle ore 23:40 c'è stato l'annuncio del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha annunciato che le restrizioni ormai assolute, sostanzialmente si chiudeva tutto. Quindi dal 21 notte, tra il 21 notte e il 22, sono partite gli altri viaggi della speranza, cioè del rientro al sud, e nel frattempo però si attendeva di sapere il contenuto di questo DPCM. Ma cosa ha stabilito il Ministro della Salute? Toglie l'elemento del ricongiungimento domiciliare, cioè la gente è partita dalla Lombardia sapendo che poteva rientrare a casa. Durante il viaggio è arrivata l'ordinanza del Ministro della Salute, il quale ha stabilito: no, abbiamo scherzato, voi non potete rientrare a casa. Ed ecco che si è creata la situazione del sequestro di persona, perché tale è, a Villa San Giovanni. Dal 22 mattina, perché mi consta personalmente, sono cominciate ad arrivare macchine a Villa San Giovanni. Tra il 22 e il 23 di marzo a Villa San Giovanni c'erano oltre 150 macchine, probabilmente c'erano oltre 250-300 persone che sono rimaste lì. Perché? Ecco dove è la mia responsabilità. Avevo annunciato il 23 la manifestazione qua alle 22. Sti poveri cristi sono stati occultati, nascosti, non gli è stato vietato di passare. Uno, perché dovevano dimostrare che era tutto a posto, perché nel frattempo cosa succede? Succede una cosa obiettivamente molto riprovevole, vorrei usare altri aggettivi ma lasciamo stare. Di fronte all'esodo del 22 marzo, a un certo punto si sveglia il Presidente della Regione e comincia a fare post. Primo post, a mezzanotte, quindi tra il 22 e il 23, primo post del Presidente della Regione, il quale dice: mi segnalano appena adesso che a Messina stanno sbarcando dalla Calabria molte persone non autorizzate. Non è possibile e non accetto che questa accada. Ho chiesto al prefetto di intervenire immediatamente. C'è un decreto del Ministro delle Infrastrutture
e del Ministro della Salute che lo impedisce, prevedendo che quell'ordine venga rispettato e che vengano effettuati maggiori controlli alla partenza. Il governo nazionale intervenga perché noi siciliani non siamo carne da macello. Post di mezzanotte corredato di foto che rappresentavano la nave traghetto totalmente piena. Tenete conto che nel frattempo, sempre il 22 sera, non tutte le macchine erano transitate, perché una parte li hanno bloccate in quanto nel frattempo era cambiato la normativa. Ma non è finita qui. Altro post, alle ore 00:35 del 23 marzo ormai, quindi notte tra 22 e 23 marzo. Nuovo post del presidente Musumeci. Ve lo leggo. Ho appena avuto conferma dalla prefettura di Messina che saranno ulteriormente intensificati i controlli sullo stretto. Possono passare alla luce del provvedimento nazionale solo i pendolari che svolgono servizio pubblico come sanitari, forze armate e di polizia. Basta! Stiamo facendo sacrifici enormi e bisogna dare certezza a tutti i cittadini che questa fase è seguita con impegno. Siamo il 23, quindi io ho annunciato la manifestazione, è sempre il 23 alle ore 13:35, altro post del presidente Musumeci. Cosa dice questo post? Ho scritto, attenzione a questo passaggio, ho scritto stamane una nota inviata al ministro dell'interno Luciana Lamorgese in riferimento al transito di numerosi automezzi nello stretto di Messina. Lei sta assumendosi una grave responsabilità nel verificare gli sforzi e nel vanificare gli sforzi ed i sacrifici di milioni di siciliani, dice il presidente Musumeci al ministro Lamorgese. Agli imbarcateri della regione Calabria nessuno vigila sul rispetto dei vostri decreti. Non posso consentire tante responsabilità da parte del governo nazionale verso la Sicilia. Ore 13:35. Ebbene, alle 19:30 arriva il comunicato stampa del ministro dell'interno Lamorgese, che è breve e ve lo leggo, perché è quello che poi mi ha causato la denuncia di lesa maestà. In relazione alle dichiarazioni rilasciate dal presidente della regione siciliana Nello Musumeci, si precisa che i transiti giornalieri per la Sicilia hanno fatto registrare una costante diminuzione e dà dei suoi dati. Da questi dati e di conseguenza dice che tutti questi dati sono comunque risultati registrati dalle forze dell'ordine. Aggiunge la Lamorgese: non rispondono al vero quindi le accuse del presidente Musumeci. Il presidente le hanno dato dell'imbroglione e io non ho sentito la sua reazione. Ma quando danno dell'imbroglione a lei, presidente, è come se lo danno a me, è come se lo danno a tutti i siciliani. Presidente Musumeci, guardi, capisco che lei è impegnato in questa emergenza, ma veda che la ministra Lamorgese le ha detto che è imbroglione. Guardi, non rispondono al vero quindi le accuse del presidente Musumeci, mosse per di più in un momento in cui le istituzioni dovrebbero mostrarsi unite nel fronteggiare l'emergenza, secondo le quali sarebbe in atto, secondo l'accusa quindi di Musumeci, sarebbe in atto un flusso incontrollato verso le coste siciliane, tant'è che ieri tutte le persone che hanno traghettato sono risultate legittimate a farlo. La Lamorgese, presidente Musumeci, lei questo non l'ha accolto, glielo do io come assist. Che cosa ha detto il 23 alle ore 19:30? Che tutte le persone che sono passate il 22, quindi la sera prima, alle ore 22:30, lo dice la ministra. Guardi che dice la ministra. Queste persone che hanno traghettato sono risultate legittimate a farlo. Comunque, dice la ministra, nel caso in cui venga individuato un soggetto non autorizzato, questi verrà fermato e denunciato. Signora ministra,
Io lo so perché l'ho mandato a quel paese. Perché lei non solo ha insultato il mio presidente della regione, ha insultato quindi tutti i siciliani. E questo prescinde dal colore politico. Lei non si può permettere di sputtanare così il presidente della regione siciliana. Perché c'è comunque qualche siciliano che si incazza come me e la manda a quel paese. E l'ha mandata a quel paese. Perché, signor Ministro? Perché la sera di cui lei ha detto che era tutto a posto, e non era una fake news perché abbiamo video autorevoli e foto, è passata alle ore 22:30 la famosa Renault 4, Ministro, la Renault 4 degli artisti di strada, quelle che ci avevano anche cani e gatti, poveretti, in questo viaggio, che sono partiti, signor Ministro, sono partiti il 21 dalla Francia, hanno attraversato l'Italia, sono stati fermati il 22 dai carabinieri di Salerno, sono stati denunciati e sono arrivati il 22 sera qui a Villa San Giovanni, signor Ministro. Hanno attraversato lo stretto e il 23 mattina, grazie alla nostra attività di intelligence, non alla sua, che la utilizza per denunciare i sindaci che alzano la testa e le dicono magari che quello che ha fatto è sbagliato. La nostra intelligence invece, modeste, la nostra polizia municipale, a cui dico sempre grazie, si mette in contatto, si mette in moto e riesce a coordinarsi con i colleghi di Aci Trezza, quindi della polizia municipale, con i carabinieri. Ebbene, fermano queste persone e si scopre, e ci abbiamo tanto di verbale, signora Ministra, che queste persone sono venute in Sicilia per spassarsela. Sono venuti in Sicilia, signora Ministra, per ricongiungersi con altri colleghi, artisti di strada, provenienti dalla Spagna. I suoi servizi segreti gliel'hanno detto questo, signora Ministra? Oppure le riferiscono tutte le scivolate di stile del sindaco De Luca? Ebbene, tanto di verbale, quando vuole lo prenda, anzi lo lasci stare, perché glielo sbatto in faccia in tribunale, guardi, visto che andremo a farci questa causa. Allora, questo è la prova provata, signora Ministra, che voi avete sempre dichiarato falsità e avete anche attaccato i siciliani, puntando il dito contro la massima autorità politica dei siciliani, il mio presidente della regione. Gli avete dato dell'imbroglione e poi siete stati smentiti da quelli che erano fatti certificati. Non solo, signora Ministra, il 23, nonostante si è cercato di appurare, di regolarizzare il passaggio sullo stretto perché il sindaco De Luca era qui che li aspettava e quindi sono stati lasciati lì, sequestrati, sequestro di persona, centinaia di persone, di bambini a Villa San Giovanni, e li avete lasciati lì, non li avete fatti traghettare il 22 sera, non li avete fatti traghettare il 23 sera, e dovreste spiegare perché. Perché se non erano regolari il 23 sera, poi invece sono passati. E qui ora ci discutiamo anche il tira e molla, chi era d'accordo e chi non era d'accordo, signora Ministra. Ma fermiamoci un tanto ai fatti del 23 di marzo. Bene, il 23 di marzo la questione da questo punto di vista, guardi, era molto chiara e semplice. Chiede verbali della Polizia di Stato che da questo punto di vista era qui il 23 con me a fare il proprio lavoro, che li ringrazio perché? Perché sono stati messi qui a fare i guardiani del faro, quando con altre soluzioni li avremmo potuto utilizzare al meglio. E questo noi vogliamo. Invece no, li abbiamo, parte di loro, quasi trasformati in amministrativi. Questo perché? Perché ancora si continua a cincischiare su quella che è la soluzione che bisogna applicare. E allora cosa succede il 23 sera? Lei è stata sfortunata, signora Ministra. Puttana Eva. È stata sfortunata.
perché abbiamo beccato 10 persone non in regola con la certificazione. E lei 2 ore prima, per sputtanare il presidente Musumeci, invece aveva detto che era tutto a posto. Ma è ovvio che mai si dica e mai si punti l'indice nei confronti delle forze dell'ordine. Perché? Perché le forze dell'ordine, se si dà una soluzione diversa come quella che noi abbiamo già suggerito e che applicheremo, ora vi spiego perché qui non si passerà più. Ve lo spiego alla fine del ragionamento, signora Ministra, poi verrà lei qui a spostare il muro che creerò io. L'aspetto, a lei e ai suoi colleghi ministri. Perché il metodo che voi avete stabilito è sbagliato. Potete mettere migliaia di uomini delle forze dell'ordine, è sbagliato il metodo. E quindi stiamo utilizzando in modo sbagliato le nostre preziose forze dell'ordine, delle forze dell'ordine. E questo anche qui, continuando sempre nella nostra presunzione. E allora, chiarito quindi anche questa questione, e arrivando allo scontro, cosa succede il 23 sera, dopo, anzi, i fatti del 23 sera? Io alle 3 di mattina del 24 marzo, quindi dopo che abbiamo finito la manifestazione qua, ho fatto un'ordinanza. Ho fatto un'ordinanza dove ho stabilito che sul mio territorio, che il mio territorio è quello dove finisce questa parte, qua facciamola vedere, questo è tutto così, si chiama Serpentone, qui la competenza non è mia, la competenza qui è la Capitaneria di Porto, autorità portuale, qua io sono ospite, infatti ringrazio tutti perché mi stanno facendo parlare, sono ospite, ma finita questo percorso, il padrone sono io, della strada per arrivare in autostrada, là è il suolo pubblico, là è il suolo comunale e là il sindaco stabilisce con propria ordinanza le modalità di attraversamento. Quindi, e questo ve lo spiegherò alla fine, ora vedremo come continuerete a violare le norme. A questa data, comunque, 23 di marzo, tenete conto che si è attraversato lo stretto in violazione anche del decreto del 16 marzo del Presidente del Ministro dei Trasporti, perché questa gente è passata senza autorizzazione del Presidente della Regione. Questa gente è passata senza informare i sindaci. Attenzione a quest'altro passaggio. Ecco perché vi posso dire che fino a una certa data qui si è passati in violazione di legge, sia delle ordinanze del Presidente della Regione e sia delle ordinanze dei vari ministri. E quando De Luca lo diceva che questo sistema era farlocco, veniva accusato di essere un sovversivo. Ebbene, io ho dovuto pure difendere il mio Presidente della Regione, perché fino al 23 si è passati senza l'autorizzazione del Presidente della Regione e senza comunicare ai sindaci, e ora vi do l'altra prova, che presso il loro comune stavano per arrivare persone che dovevano stare in autoisolamento. Cosa è successo il 24 notte, tra il 23 e il 24? Dopo che ho finito la manifestazione qui, sono stato contattato da colleghi sindaci che hanno visto la diretta e hanno compreso che c'erano delle persone denunciate per la dichiarazione irregolare che dovevano andare a finire nei loro comuni. Erano preoccupati, non sapevano i nomi, volevano sapere i nomi, gliel'ho dati io i nomi. Quindi una cosa è certa, al 23 di marzo questa disposizione è stata violata. I sindaci, massima autorità locale di sanità, non sono stati messi in condizioni di sapere quello che sarebbe successo nel proprio territorio per come previsto dalle norme che avete fatto voi. Ma tanto basta che il comma disposto era compatibile con l'articolo fatto alla pesca, basta che facciamo le riunioni blasonate, basta che tutto secondo la circolare interpretativa del dirigente Pinco Pallino funzionava. Il resto, se nella pratica era tutto fasullo, non gliene fregava niente a nessuno. E no, al sindaco De Luca gliene frega, perché questi comportamenti sono esattamente i comportamenti che ammazzano le persone, sono i comportamenti che io ascrivo nei crimini di Stato, va bene? E me ne prendo la responsabilità, vedete, ve li sto declinando, uno per uno.
come se fosse la mia ringa difensiva quando ci troveremo in tribunale, signor Ministro. Bene, non è finita qui, si supera quindi anche questa fase e il 24 mattina, e devo ringraziare qui Re Buffà, si chiama, il responsabile, il dirigente della Capitaneria di Porto, il quale si fa promotore di una riunione tra le parti. Perché? Perché il sindaco De Luca il 3 di mattina aveva pubblicato, ve l'ho detto, un'ordinanza. Cosa prevede questa ordinanza? Cosa prevedeva? Che per attraversare lo stretto, in base anche quindi alle disposizioni vigenti, bisognava prenotarsi prima attraverso una banca dati gestita tra il comune di Messina, l'autorità portuale, i vettori, e quindi almeno 24 ore o 48 ore prima bisognava prenotarsi come si fa per partire con un qualsiasi banale aereo. Prenotarsi, dire perché si doveva venire in Sicilia, allegare la documentazione a supporto della motivazione di legge che portava questi signori a venire in Sicilia e quindi dare la possibilità a tutto il sistema di protezione della gente di verificare se quel soggetto aveva dichiarato la verità, se la documentazione allegata aveva un riscontro formale, se fondato, se, attenzione a quest'altro passaggio, il domicilio che dichiarava nell'istanza per passare era vero o era farlocco, e se era vero, attraverso l'informativa al sindaco di destinazione del comune dove doveva andare questo soggetto, verificare se il domicilio, l'immobile che è stato dichiarato effettivamente era strutturalmente in condizioni di potergli fare l'autoquarantena, perché ricordo a me stesso che se in una unità abitativa non ci sono due bagni con ale separate, l'autoquarantena è una presa per il culo. E allora, come vedete, la banca dati che noi abbiamo fatto già, perché l'indomani della nostra presa di posizione c'è stata un'azienda americana che si è messa a disposizione e l'abbiamo fatta. La banca dati è pronta e ora vi aggiorno anche sugli altri retroscena. Non solo dopo quella riunione si è stabilito finalmente che l'amministrazione De Luca aveva ragione, ma si è detto anche proprio che si doveva procedere con questo sistema perché era un sistema condiviso, condivisibile e che garantiva soprattutto la filiera normativa e quindi consentiva al sistema di controllare quella che era effettivamente la situazione sanitaria. Perché dico questo? Presidente Musumeci, ma quando i siciliani le dicono chi è tutta sta gente che entra in Sicilia, ma lei che cosa gli dice? Lei è in condizione di dire ai siciliani state tranquilli perché sono Tizio, Caio e Sempronio, sono andati a fare quarantena in questi comuni, in quest'altri comuni e sono controllati dalla polizia municipale e dal sindaco del comune dove stanno facendo la quarantena. Presidente Musumeci, lei è in condizione di dire questo ai siciliani, sì o no? Io le dico invece che lei non è nelle condizioni di dire questo, però ha infuocato la posta, ha buttato benzina sul fuoco qua sullo stretto e la gente ha messo a me in croce, giustamente. I messinesi primi hanno detto, sindaco, ma noi che siamo murati in casa, tutta sta gente che sbarca chi è? Dove va? Presidente Musumeci, attendiamo la sua risposta ai siciliani, perché vede, la creazione della banca dati consente di dire ai siciliani, giorno per giorno, cosa che lei non sa, non lo sa né per Messina né per gli altri accessi, perché il problema di Messina, lo voglio dire a voce alta, riguarda Portopalo, riguarda Palermo, riguarda Trapani, riguarda Catania. Presidente, lo lasci stare a quello stronzo del sindaco De Luca, ha avuto una buona idea, la adotti per tutta la Sicilia. Metta da parte per ora il piedistallo, cortesemente, signor Presidente, perché lei non è in condizione di dire niente ai siciliani. Invece con quel sistema lei faceva un bel bollettino serale e diceva, cari siciliani, oggi abbiamo consentito a 2000
e 300 conterranei di ricongiungersi. Questi conterranei sono destinati in questi comuni. I comuni sono stati tutti coinvolti nella vigilanza obbligatoria dell'autoisolamento e quindi, cari siciliani, noi vi confermiamo per l'ennesima volta che non solo teniamo alla vostra salute, ma abbiamo messo in campo dei procedimenti che garantiscono l'accesso secondo per secondo. Abbiate fiducia nel vostro Presidente. Veda, Musumeci, questo sarebbe stato bello. Perché? Perché non c'è cosa peggiore in questi momenti dell'assenza di informazioni. In questo momento, lasci stare, non le chiedo perché, mancano i dispositivi individuali, mancano i reagenti a Messina, è inutile che ci giriamo attorno, e perché in Sicilia, che si potrebbero fare migliaia di tamponi al giorno, ne facciamo solo 500. Guardi, gliele risparmio queste cose, perché faranno parte di un altro confronto, Presidente della Regione, perché lei prima o poi dovrà venire a confrontarsi con me, ma non con me Catena Ottenuta, con me territorio, con me sindaci, con me rappresentanti del popolo, e la mia salute è nelle sue mani. E allora, signor Presidente, con questa banca dati lei avrebbe bucato il video e avrebbe fatto conferenze stampe attese. Perché? Avrebbe comunicato ai siciliani quante persone sono entrate, in quali comuni sono andate a finire, i sindaci erano tutti coinvolti e quindi potevano garantire da questo punto di vista la vigilanza, e quindi qualunque foto farlocca che girava, signor Presidente, al cospetto dei dati scientifici che noi avevamo, è ovvio che andavano a farsi benedire. Signor Presidente, lei invece, le posso dire che se n'è fottuto, si offende, se n'è fottuto a punto tale che a tutte le lettere che noi abbiamo mandato anche a lei ci ha fatto il pesce d'aprile. L'1 d'aprile ha risposto solo a una parte della nota che le ha mandato l'autorità portuale, il presidente Mega, che è stato uno di quelli che ha condiviso a maggior ragione questa banca dati, ritenendolo un modello da estendere in tutte le autorità. Lei l'unica cosa che si è limitata a dire: pisciare in testa ancora ai messinesi. Perché l'unica cosa che lei ha detto è: non sono d'accordo nell'introdurre qualche altra nave. Signor Presidente, perché domani non viene con me, un lunedì, un martedì, si fa un traghettamento e le faccio vedere in che condizioni viaggiano i vari pendolari? Signor Presidente, perché non sta una giornata con i pendolari di Messina e così vede cosa significa farsi 8 ore in ospedale e poi aspettare 4 ore qui per traghettare, signor Presidente? Signor Presidente, perché non scende dal piedistallo e i problemi li analizza con chi conosce bene il territorio? Questo glielo devo dire, perché gliel'ho detto tante volte con le buone, gliel'abbiamo scritto, ma lei, signor Presidente, vuole continuare per la sua strada. E allora le dico qui, in diretta mondiale, pretendo, e può fare il presuntuoso quanto cavolo vuole, pretendo che vengano introdotte altre 2 corse, una la mattina e una il pomeriggio, perché non è possibile che le persone aspettano 4 ore per rientrare a villa. Quindi lei deve introdurre una corsa la mattina e un'altra il pomeriggio, senza mezzi termini. Si senta con noi e le diciamo l'orario preciso che serve, perché noi sentiamo il territorio, signor Presidente. Oltre a fargli rischiare la vita a queste persone, grazie all'assenza dei dispositivi di sicurezza, quindi grazie a una pianificazione del piffero della sanità siciliana, lei non può anche compulsarli da un punto di vista psicologico, signor Presidente. E quindi lei l'1 di aprile, di sera, ci fa il pesce d'aprile e ci dice: la banca dati non ne parla affatto, completamente, se ne infischia delle nostre ordinanze. Io ho fatto un'ordinanza che mi sono rimangiato soltanto perché non volevo passare come il bastian contrario, perché poi tutti dicono: minchia, sempre De Luca è sempre De Luca è
E va bene. E allora io l'ordinanza che ho fatto, signor Presidente, delle ore 3 di notte del 24 mattina, dopo che ho fatto la manifestazione, ho stabilito 3 giorni, se non ricordo male, trascorsi quei 3 giorni, avevo stabilito che non si passava più. Bene, proprio per non passare per guerrafondaio, proprio perché non voglio essere quello che viene additato come sovversivo, ho preso e ho aspettato tutti i vari passaggi. Passaggi, attenzione, che si sono consumati. E qui ve ne voglio soltanto citare qualcuno. Il 28 marzo, dopo che abbiamo fatto 3 videoconferenze, dopo che abbiamo trovato l'accordo, quindi la banca dati fatta, l'abbiamo fatta analizzare a tutti e a tutti andava bene. Il 28 di marzo abbiamo trasmesso tutta alla prefettura perché abbiamo concordato che doveva rientrare anche il profilo istituzionale, De Luca non doveva più insultare nessuno, De Luca non doveva fare upaccio, De Luca non doveva dare colpi di testa, quindi De Luca si fa imbrigliare nel percorso istituzionale, perché anch'io so essere istituzionale, guardate, quando serve, ma quando devo dare calci in culo me ne infischio. Bene, e allora ho aspettato e quindi trasmettiamo tutto al prefetto il 28 di marzo, nota protocollo 81-453, ve le cito proprio perché sono atti, guardate. Dopodiché il prefetto l'indomani, anzi il 30 marzo, manda tutta la documentazione al Ministero delle Infrastrutture. Nel frattempo si svolge anche un altro comitato portuale dove nelle azioni da svolgere viene messa proprio specificamente la creazione ormai, anzi non creazione perché già c'era, la messa in campo della banca dati che aveva realizzato il Comune di Messina, che lo sapete come si chiama? Si passa a condizione. Guardate, un nome talmente semplice che dice tutto. La banca dati si chiama Si passa a condizione. E ora vi spiego cosa anche significa la condizione. Nel frattempo, anche l'autorità di sistema, con nota 82-503 del 31 marzo 2020, scrive al Presidente della Regione, dove chiede l'aumento del numero delle navi per il trasporto dei passeggeri, si parla di questa banca dati, scrive anche al Ministero delle Infrastrutture, anche all'autorità portuale, e dice va bene sta banca dati, facciamola subito, perché è un'ottima idea. Ebbene, noi siamo qui al 4 di aprile, non sappiamo chi entra, con tutto il rispetto dei controlli, non sappiamo sta gente se fa l'autoisolamento. I sindaci, forse qualcuno ora è stato informato, ma vi assicuro che fino a quando vi ho dato le date me ne sono responsabilità, tanto l'informazione non è caro amico ti telefono, è caro amico ti scrivo, quindi la tracciabilità delle PEC le vediamo tutte, quindi problema non ce n'è, sono sicuro di quello che io vi sto dicendo. Allora nel frattempo arriviamo intanto all'1 di aprile, dove vengono anche prorogate, come sappiamo bene, tutte le varie ordinanze, attenzione qua a quest'altra simpatica situazione, tutte le altre ordinanze riguardanti restrizione e quant'altro. Fino al 13 di aprile, io vi ho detto già, lo dico a tutti, lo dico a tutto il mondo, è una puttanata questa del 13 di aprile. Noi staremo in queste condizioni fino a tutto aprile se saremo bravi. Se invece continueremo a fare i cretini, e alcuni di noi continueranno a fare i cretini, bene, prolungheremo questo stato di isolamento, anzi di arresti domiciliari, anche a maggio. Quindi, siccome il Presidente Conte non è un decisionista, e allora vi ha detto intanto 13 d'aprile, poi 13 d'aprile, dopo che è andato dal barbiere, si presenterà nuovamente e vi dirà: concittadini, dobbiamo fare un altro sacrificio e lo stato di emergenza deve essere prorogato e capisco che tocco un profilo più delicato, quello della libertà, ma è un sacrificio che dobbiamo fare tutti assieme. E prorogherà fino al 30 di aprile. Bene, già ve lo dico io, mettiamoci il cuore in pace ed ecco perché sto insistendo per questa banca dati.
anche perché si avvicina Pasqua e qua ancora qualcuno pensa che viene in Sicilia e si fa la Pasquetta. Siciliani, messinesi, voi vi meravigliate per ora dei numeri che passano. Pensate quello che succederà dai prossimi giorni in poi qui. Perché la prossima settimana mi pare che si apre, se non ricordo male, la settimana santa o sbaglio? Sì. Domani che è? Domenica delle Palme? Sì. E allora pensate tutto quello che succederà nei prossimi giorni. E allora è ovvio che è ancora più urgente che questa banca dati si faccia. Vi ho spiegato quindi qual è il motivo. Tenete conto che ancora si sono dimenticati di prorogare quelle che sono le restrizioni sullo Stretto di Messina, perché gli effetti della seconda proroga sono venuti meno l'1 di aprile, oggi ne abbiamo 4, ebbene è da 2 giorni che sullo Stretto di Messina, qua tutta l'attività che state facendo, vi dico che guardate che è abusiva, perché non è coperta dalla proroga dell'ordinanza del Ministro. Si sono dimenticati, abbiamo guardato fino a qualche minuto fa, guardate, questo ve lo voglio dire perché è un'altra cosa molto, molto delicata. Abbiamo proprio verificato fino a qualche minuto fa e guardate che noi siamo in questo momento senza copertura. E esattamente, ecco qua, gli estremi che evidenzia una cosa molto semplice. Parliamo del provvedimento del Ministro dei Trasporti numero 127 del 24 marzo 2020, quindi potete prendere nota di quello che io dico, con il quale è stata prorogata l'efficacia del precedente DM 118 del 16 marzo 2020 fino al 3 di aprile. Quindi oggi è 4, oggi abbiamo fatto un'attività abusiva qua. Quindi lo dico alle forze dell'ordine, informatevi per bene di quello che vi sto dicendo, perché noi non possiamo fare attività abusiva. La proroga degli effetti, ribadisco, era il decreto originario, era quello lì, il 118 del 16 marzo 2020, che aveva una durata fino al 24 marzo 2020. Dopodiché c'è stato l'altro provvedimento, il 127 del 24 marzo 2020, che ha prorogato gli effetti fino al 3 di aprile 2020. Oggi è 4 aprile, l'attività che noi stiamo facendo qui a me risulta abusiva perché non c'è ancora il provvedimento di proroga. Vi invito ad informarvi anche di quello che io vi sto dicendo, proprio perché dobbiamo evitare di definire la nostra Repubblica la Repubblica delle banane. Bene, andiamo avanti sui ragionamenti che ancora mancano a questa storia. Perché, mi direte, il Presidente della Regione il 22 notte, perché c'è un motivo, perché il 22 notte secondo voi il Presidente della Regione fa quei post? Vediamo chi indovina? Un uovo di Pasqua, ve lo dico io. Perché? Perché era venuta meno dal 22 notte in poi, quindi dal 23, quella disposizione che prevedeva l'ingresso in Sicilia attraverso l'autorizzazione del Presidente della Regione siciliana. Tant'è vero che il 22 marzo sera, il 23, viene pubblicata una nota della Presidenza della Regione siciliana, lo potete vedere ancora sul sito, che chiarisce che non è più necessario l'autorizzazione da parte del Presidente della Regione per entrare in Sicilia. Queste sono date lì conclamate. Naturalmente questo perché io mi permetto di evidenziarlo, perché signor Presidente della Regione, lei ci deve far fare il nostro lavoro, perché lo sappiamo fare. E sa, Presidente della Regione, non è presunzione, ci mettiamo la faccia, noi sindaci, tutti i sindaci,
sul territorio, ci mettiamo la faccia. Siamo noi ogni secondo che dobbiamo bastonare, calmare le persone e dargli la parola di conforto. E sa, quando poi le persone non gli sai dare più una spiegazione, le persone si incazzano ancora di più, signor Presidente della Regione. E i sindaci si sentono proprio da questo punto di vista massacrati da quelle che sono naturalmente le reazioni della gente, perché è 20 giorni che stanno chiusi dentro, è 20 giorni che si sopportano a De Luca, che gli dice di non uscire, però quando chiedono perché questi sbarchi, chi sono, dove vanno e che storia hanno, nessuno di noi è in condizioni di poterlo dire. E allora basta, signor Presidente, io ora mi sono stancato anche di lei e le dico in termini definitivi, qua in diretta mondiale, io come finisce questo incontro, che non so come finirà, perché io sto aspettando pure che arrivi la nave delle 22:20 circa, quindi mi auguro che voi abbiate tutti la pazienza di aspettare, perché tanto cose da dire ne abbiamo tante, senza problemi. Quello che però le voglio dire intanto è che a prescindere di dove io andrò a dormire stasera, comunque l'ordinanza che mette in campo, e stavolta non sentirò più cazzi, guardi, mi scusi per il francesismo, l'ordinanza che mette in campo la banca dati si passa a condizione, già le dico che al di là di dove andrò a dormire stasera è firmata e quindi già c'è l'ordine di pubblicarla. Cosa prevede? Una cosa molto semplice. E così comincio a istruirvi su chi vuole mettere piede in Sicilia. Stia attento, perché io sto verificando anche di applicare il DASPO. Chi non è in regola lo rispedisco indietro e non c'è offesa per nessuno. Allora, questo presuppone che per arrivare in Sicilia bisogna 48 ore prima, questo abbiamo stabilito, registrarsi alla banca dati, scrivere perché si deve venire in Sicilia, allegare la documentazione dei motivi di salute, stato di necessità, se non ricordo male, e motivi lavorativi. Questi sono i 3 motivi, giusto? Questi sono i 3 motivi. Bene, è logico che noi, veda, a differenza sua, signor Presidente, noi vogliamo che i siciliani che sono in stato di necessità ritornino in Sicilia. E io farò di tutto, da questo punto di vista, di farli ritornare sotto libertà vigilata però. Perché è bello mostrare i muscoli e poi sequestrare le persone a villa, poi le ha fatte sequestrare all'Hotel Europa, tanto per passarsi il capriccio. Perché il sindaco De Luca aveva detto già, fateli passare, vediamo dove devono andare, vediamo chi sono, accompagniamoli con le forze dell'ordine e incarichiamo i sindaci dove devono andare questi signori a verificare se fanno l'autoquarantena. Ebbene, da questo punto di vista, veda, 48 ore prima ognuno deve dire quindi i motivi, mi deve dire dove va, perché io devo prendere il telefono, chiamare il sindaco del comune dove queste persone devono andare e dire: caro collega, tu sei disponibile a prenderti in carico Pinco Pallino che mi sta dichiarando che verrà nel comune tuo, governato da te, che sta in tale via, mi ha dichiarato che la sua casa è idonea per fare isolamento per 14 giorni, visto che è un tuo concittadino, nel giro di poche ore verifica come stanno le cose, dopodiché mi dici ufficialmente che te lo prendi in carico e che sarai tu a vigilare per 14 giorni che questo soggetto starà isolato per come prevedono i DPCM. Lo sapete perché vi dico questo? Perché non faccio il nome, guardate. Mi è anche capitato un caso balordo, ma balordo, di un ragazzo che è ritornato dall'Inghilterra, che ha attraversato lo stretto, Presidente,
e che era talmente un bravo ragazzo che sua madre non l'ha voluta in casa, signor Presidente. E non so che fine ha fatto questo ragazzo, perché il fatto non si è verificato qui a Messina, però siccome si dice a Trento tutti missa all'Altare Maggiore, hanno chiamato me per la serie lo vuoi tu? No, con tutto il rispetto del ragazzo, mi bastano i miei problemi. E quindi se lo gestisce il sindaco del comune dove si è verificato questo fatto. Va bene? Allora, gliel'ho citato perché, veda, può parlare con i giornalisti che sanno chi è e il comune dove si è verificato. Non dia credibilità a De Luca, lo lasci stare. Veda, col sistema che noi abbiamo previsto, signor Presidente, questa situazione non si può verificare. Perché? Perché prima io di autorizzare il soggetto che ha fatto l'istanza, parlo col sindaco, col mio collega. Se il mio collega dice sì, e allora io lo faccio entrare, lo faccio rientrare a questa persona. Se mi dice no, dico a questa persona: cara amico, mi dispiace, il tuo sindaco mi ha detto queste cose, quindi tu non passi. E basta. Non sei autorizzato. Non sei autorizzato a partire da dove deve partire, e se arrivi a Villa San Giovanni ti faccio prendere a calcio in culo. E se passi anche lo stretto, come arrivi nel mio territorio, ti rimando indietro. Ecco, qua puoi mostrare i muscoli, quando le regole sono chiare, quando stabilisci un sistema che effettivamente ti dà il controllo del territorio. Ed ecco che non c'è bisogno di avere centinaia di forze, di uomini e donne, delle forze dell'ordine qui, messi qui, sacrificati qui, perché tutto avviene prima. La banca dati genera un codice e quindi si passa semplicemente facendo vedere quel codice sul telefonino. Tutto qui. Chi c'ha il codice di passaggio attraversa, chi non ce l'ha vaffanculo. Ecco come si fanno le cose, signor Presidente. Non solo, ma i pendolari si registrano una sola volta, una, perché dichiarano dall'inizio che sono pendolari, dove prestano la loro attività lavorativa e quindi non hanno bisogno di essere controllati ogni giorno all'andata e al ritorno. E basta con queste cazzate, e basta. E abbiamo, veda, ridotto anche i controlli, li abbiamo abbattuti del 90%. Ma che ci vuole? Una laurea a Oxford per comprendere queste cose? Cosa ci vuole? Senso pratico? Conoscenza della macchina amministrativa ci vuole, signor Presidente, e soprattutto non ci vuole presunzione. Ma questo lo dica a lei come lo dica al Ministro dei Trasporti, perché la fanciulla non può continuare a fare finta di niente. La signora Ministra dei Trasporti, alla quale abbiamo trasmesso da 6 giorni ormai tutto il materiale, 5 giorni, non può continuare a stare nel suo palazzo dorato e denunziasse pure lei a me ora. Ma è ovvio, signor Presidente, che se lei ora scrive anche insieme a noi, prendiamo questo sistema e lo facciamo applicare in tutta la Sicilia, così lei può dare ogni sera l'annuncio Urbi et Orbi di quanti siciliani o di quante persone sono entrate e sono uscite e dove sono. E allora lo dico qui ora al Ministero, il quale, da quello che ci risulta, ad ora ha lasciato senza disciplina la gestione del traffico sullo stretto di Messina, e la quale ovviamente non si è preoccupata di bloccare comunque secondo le normative le persone che sono arrivate a Villa San Giovanni. E questo lo voglio dire anche naturalmente a chi ha governato questa operazione, perché qui la domanda è: perché queste persone sono arrivate il 22 e il 23 a Villa San Giovanni? Perché non sono stati bloccati prima, visto che comunque il ricongiungimento familiare era stato ormai eliminato? Perché tutti quelli che arrivano qui non vengono bloccati? Signori ministri, volete l'esito del controllo di oggi? Allora io non so niente, perché io non so queste persone chi erano, dove sono andate a finire, quante di queste persone staranno a Messina
quanto andranno a Santa Teresa piuttosto che a Fiume di Nisi. Io non so niente, va bene? E non lo sanno neanche i sindaci, ad ora, anche perché è inutile che ci pigliamo per il culo qua. Se il sindaco deve sapere che sta per arrivare qualcuno nella sua comunità, noi che glielo possiamo dire tra 3 giorni, dopo che magari che quel balordo infetta una comunità? No, queste cose si fanno in tempo reale. Veda, se c'è stato qui alle ore 18:30, sono passate quasi 100 macchine, quasi 70 pedoni. Sa, signor Presidente, non sappiamo dove caspita sono andate a finire queste persone, ma non è questo il tema. Veda, nel frattempo già queste persone sono in circolazione e quindi è inutile che mi dite ma lo diciamo domani ai sindaci. I sindaci fate domani poi i vostri controlli e il vostro ruolo. Con la banca dati tutto questo, veda, è automatico. Non costringo le forze dell'ordine a fare atti di amministrazione che facciano ben altro che il più importante, perché con la banca dati è tutto automatico, signor Presidente della Regione e signora Ministra. Signora Ministra, lei deve fare questo caspita di decreto, questa ordinanza, per consentirci di adottare questa banca dati. Se no me ne sbatto le scatole della sua ordinanza. Ed ecco cosa ho stabilito. Ora poi venite con i carri armati. E allora l'ordinanza che io ho già firmato prevede, facciamo i conti, oggi è sabato ed è 4. Domenica 5 la metteremo in linea, domani. Completeremo la formazione perché è già pronta. Dal 6 è già operativa e quindi dal giorno 6 si parte con le prenotazioni. 6 e 7 sono le 48 ore prima che noi abbiamo dato per utilizzare la banca dati. Da mercoledì 8 a Messina non si entra più, se non attraverso la banca dati. Me ne frego che lei non fa l'ordinanza. La faccio io l'ordinanza, la adotto io sul mio suolo pubblico e quindi schiero il mio esercito. Tutta la polizia municipale, cara ministra e cari ministri, sarà schierata nel mio territorio. Io bloccherò sul mio territorio il transito. Io non farò passare più nessuno, perché le modalità di attraversamento del mio territorio le stabilisco io. E allora, visto che mi costringete a fare questo, io lo faccio. Anche perché mi sono fidato di voi. Ho fatto il bravo io il 23. Ho fatto il bravo. Dal 24 di mattina ho fatto l'istituzionale. Ho partecipato a tutte le riunioni. Mi sono confrontato con la Capitaneria di Porto. Mi sono confrontato con l'autorità portuale. Ci siamo confrontati con i vettori. Abbiamo fatto 5-6 riunioni. Abbiamo definito la banca dati. Abbiamo analizzato tutte le varie problematiche e le abbiamo sistemate. Abbiamo fatto i verbali di condivisione. Ma che cavolo dovevamo fare altro? Cosa? Ti abbiamo mandato tutto attraverso i canali istituzionali. Vi ho citato le date. Voi avete già tutto. Dal 28 di marzo è passata quasi una settimana. E tutto perché dovete dimostrare al mondo che cosa? Ma che cosa dovete dimostrare? Che vi state dimostrando inadeguati e tutti i comportamenti che state assumendo rasentano il crimine di Stato. Ed è questo che andremo a discutere lì, in tribunale. E allora, questo è ciò che succederà da mercoledì prossimo. Domani, proprio domani, tra poche ore, andremo a definire e a incaricare, nell'ambito della Polizia Municipale, la gestione di questa banca dati. Andremo a fare questi varchi, ve lo dico già prima. Uno sarà proprio qui, inquadralo Luciano, qua, per quelli che, i pedoni, quelli che scendono a piedi, saranno controllati qui e se il codice non c'è, saranno rispediti da qui. Con le macchine da qui, Luciano, si farà tutto questo percorso, dopodiché si entra nel territorio comunale, là ci sarà la polizia municipale che chiede quello che ha stabilito il sindaco, e cioè se ti sei prenotato e se hai avuto l'ok, anzi
ti chiede solo il codice di passaggio, una cosa molto semplice, molto banale, veloce pure. E se non ce l'hai, te ne torni indietro. Ecco che cosa succederà. Dopodiché un altro blocco lo faremo per quanto riguarda gli aliscafi. Stessa identica cosa. Dopodiché, comunque, io non so se a Tre Mestieri ogni tanto si fa il gioco delle tre carte. Spero di no. Cioè, spero che passino solo merci. Però, diceva mio nonno, a pensar male si fa peccato. Però ogni tanto ci s'azzecca. Non era mio nonno, per carità. E quindi, questo sospetto ce l'abbiamo, però prima pensiamo a questi blocchi. Cosa abbiamo ottenuto? Signori, cosa abbiamo ottenuto con la manifestazione del 23? Che finalmente la Ferrovie dello Stato l'ha finita di emettere biglietti per transitare in Sicilia. Si ferma a Villa San Giovanni, esattamente dal 24, credo 25 di marzo. Perché? Perché quando l'abbiamo convocata per la banca dati, siccome ci ha detto che aveva problemi di software, privacy, eccetera, eccetera, ho detto, sentite, allora due sono le cose qua. O vi fermate a Villa San Giovanni e vi togliete dalle scatole, o vi adeguate a quelle che sono le modalità dell'ordinanza del sindaco. E quindi prima di emettere un biglietto per Palermo, piuttosto che Messina, piuttosto che Siracusa, verificate se quel nominativo ha avuto già l'ok dalla banca dati. E allora si è chiusa la partita lì. Mi confermate che si fermano a Villa San Giovanni e quindi è finito anche quello che era lo sbarco di un altro barco incontrollato. Ecco, guardate, noi con una ventina di persone, tra gestione della banca dati e controllo dei varchi, avremo un controllo militare di chi entra e di chi esce. Che c'è? La Cartour, questa qui, ma qua dice che non ci sono persone, dice che ci sono solo I tir dovrebbero. tir, quindi diamo per scontato che sia tir, ma noi stasera siamo qui per controllare ormai, per avere la conferma dell'imbroglio di Stato, tanto quelle fanno parte di quelle che sono ormai i controlli che andremo a fare. E allora questi varchi ci consentono, lo stavo dicendo, una ventina di persone, spostiamoci un pochino, una ventina di persone, ci consentiranno di gestire questi varchi, tanto gli orari sono definiti, e a gestire la banca dati. Tutto qui. E ovviamente per quelle che sono tutto questo schieramento di risorse umane delle forze dell'ordine, ne basta un decimo, mi permetto di dire, e il resto ci aiutano a controllare il territorio e quindi a fare sicuramente un lavoro anche per loro più gradevole e più funzionale. Allora, questo ora si definirà in questi termini. E allora, ditemi voi, quasi alla conclusione del nostro collegamento, non so che ora sono, anzi vediamo subito, ecco qui, tra poco, quindi tra 10 minuti arriverà la nave e quindi vedremo anche il da farsi. Allora ditemi voi, questi sono tutti i retroscena che si sono consumati in queste settimane. Ho ragione? Poi quando mi incavolo, ho ragione o no? Perché non bisogna dare ai siciliani, a tutti i siciliani, il diritto di sapere quello che succede nella propria terra? Perché un presidente della regione accusa lo Stato di fare carne da macello dei siciliani e poi non è conseguenziale? Non è qui con me, non è nei porti, perché guardi Presidente che quello che si sta verificando qui a Messina, si informi bene, si sta verificando ovunque in Sicilia, si informi bene. Si informi di quello che si sta verificando. E una cosa è certa, lei non è in condizione di fornire le prove di quante persone entrano, di dove vanno a finire e che soprattutto stanno rispettando le sue ordinanze. Ora, al cospetto di tutto questo, è logico che questo quadro si inserisce anche in quelli che sono i problemi che stiamo scontando a Messina, ma in Sicilia. Io posso parlare della città di Messina. Ieri
sono stato rimproverato perché ho detto che mancano i reagenti e quindi le macchine per processare i tamponi sono ferme. Mi è stato detto, e allora qua dobbiamo essere tutto onesti, quando abbiamo fatto una riunione circa 10 giorni fa, quindi videoconferenza registrata, è stato detto che a Messina mancano i reagenti e quindi l'unica macchina che sta facendo salti mortali notte e giorno, questo gliene do atto, che funzionava era quella del Policlinico, perché le altre 3 comunque non erano attivate. Poi mi hanno detto i kit cat, la sostanza è una, che tutte le macchine che ci sono al Policlinico, piuttosto che a Barcellona, piuttosto che a Papardo, in questo momento mi dicono ne funzionano 2,5, non so cosa significa, mezza birra probabilmente, 2,5, ma ne abbiamo 4 al Policlinico, ne abbiamo 1 o 2 al Papardo, ne abbiamo 1 o 2 a Barcellona. Ebbene, ecco qui l'altro problema. La gente, il personale che è in contatto e che opera in zone rischiose chiede di avere il tampone e passano settimane. Ora, come possiamo pretendere noi che chi sta in trincea, che è stato in contatto anche con situazioni delicate, perché non dimentichiamoci quello che è successo alla casa di riposo come d'Incanto, non dimentichiamoci che io a un certo punto sono dovuto andare personalmente a minacciare il sistema, che sarei entrato io perché non accettavo che venivano lasciate lì oltre quasi 65 anziani. Non dimentichiamolo che lì si sono registrati ritardi pazzeschi. Ebbene, qua non è il tema di quello che si è registrato. Qua la mia paura è quello che può succedere. E lo dico qua ai messinesi e lo dico ai siciliani. Non abbassate la guardia. Non pensate che qui le cose stanno andando bene, perché non stanno andando bene. Il picco è tra una settimana vediamo se siamo stati così bravi, che in gran parte lo siamo stati, al di là di comportamenti isolati, e quindi se abbiamo smentito le statistiche di quella che è la diffusione dell'infezione e quindi anche di quelle che sono le statistiche in merito ai decessi. Allora stiamo fermi, stiamo a casa, noi tutto quello che dobbiamo fare, come vedete, anche tutto ciò, perché io vi potrei dire una volta per tutte, ma che caspita mi parlate dello stretto? Vedetevela con Musumeci, vedetevela con la ministra, che volete dal vostro sindaco? Non avrei potuto fare così, non avrei potuto dirvi non è competenza mia, quindi se qua mentre voi state murati in casa e vengono persone infette e fanno i balordi in giro, che volete da me? Ditelo al Presidente della Regione che secondo lui mettendo 4 amici, 4 colleghi della Forestale ha risolto il problema. Come che quando abbiamo messo le tende della protezione civile per qualche giorno per fare scena nei porti a distribuire l'ordinanza, avevamo risolto il problema. Ma finiamola con l'ipocrisia e finiamola con le finzioni, perché qua si sta ammazzando la gente e soprattutto si sta rischiando di accendere una polveriera. Ecco qual è il mio ruolo invece. E io vi ho detto a tutti, guai chi sgarra. E ho messo in piedi un sistema anche per aiutarvi, e lo state vedendo, con 1000 sacrifici. Non siamo perfetti, per carità, ma il sistema che abbiamo messo in campo è proprio per rendervi intanto sereni in questa fase delicata, dove vi stiamo dicendo di non uscire, dove vi stiamo dicendo di rinunciare al vostro reddito, dove vi stiamo dicendo se hai bisogno noi ci siamo. E tutto questo l'abbiamo fatto perché è ovvio che ogni giorno che passa ci sono i nuovi poveri del coronavirus. E i nuovi poveri non sono gli utenti del banco alimentare, quelli tradizionali, i poveretti tradizionali che vengono assistiti da banche alimentari, dalle associazioni di volontariato che ringrazio sempre per la loro preziosa attività che fanno sempre. I nuovi poveri sono i piccoli imprenditori che hanno dovuto chiudere l'attività,
sono i dipendenti che sono stati licenziati, sono i liberi professionisti che hanno dovuto chiudere gli studi, gente che non gli posso chiedere l'ISEE di che? Gente che in questo momento non ha più un reddito, gente che magari deve pagare l'affitto di casa propria e l'affitto dello studio o della propria attività imprenditoriale, gente che magari ha cambiali, scadenza e l'avete preso pure per il culo. Governo ladro si dice in questi casi, dove ci doveva essere la sospensione dei mutui e non c'è stato, dove ci doveva essere la sospensione degli effetti cambiari e non c'è stata. E questa gente intanto è stata illusa, ha aspettato da voi che arrivasse la cosiddetta manna dal cielo, ma nel frattempo gli avete rapinato i soldi con le bollette dell'Enel, i soldi con le bollette del gas, i soldi con le cambiali, i soldi con i mutui. Sto parlando di cose che voi avete detto che erano comunque automatiche per la Sicilia e che per tutto il territorio, e che quindi invece avete fatto i bellocci per apparire voi governo come i salvatori della patria, per le mance di Stato, vergogna. E nel frattempo vi dico che ai 400 milioni che avete dato per i buoni alimentari ne avete rapinati agli italiani 100 volte in più, perché gli avete rapinato i soldi dell'Enel, gli avete rapinato i soldi del gas, gli avete rapinato i mutui, gli avete rapinato le cambiali. Ecco, tutto questo noi lo viviamo ogni giorno. I messaggi che riceviamo dai nuovi poveri sono questi, e questi sono nuovi poveri a cui non gli posso chiedere l'ISEE, perché nel 2018, perché il reddito 2019 ancora è stato dichiarato, magari avevano un reddito. E allora a questa gente che gli devo dire io? Dichiarami semplicemente in questo momento se hai soldi da parte per campare, sì o no? Se hai reddito per poter campare, sì o no? Se tutto questo non ce l'hai, e allora io ti do i soldi, ti do da 300 a 700 euro per camparti intanto la famiglia, semplicemente per gli alimenti. Non solo, sei in affitto di casa, che dello studio e della tua attività non ti posso aiutare, ma se sei in affitto e non sei in condizioni quindi di pagare, dimmi chi è il proprietario di casa, dammi l'IBAN del proprietario di casa, perché pago io per marzo, aprile e maggio. Dopodiché, hai bollette e scadenze? Bene, dammele che le pago io, perché soldi non ne do in mano a nessuno, e neanche buoni al portatore, buoni alimentari, perché non consento a nessuno in questa fase delicata di fare lo sciacallo, no? Ognuno avrà un codice a barre nel suo cellulare, gli esercenti convenzionati avranno l'obbligo di verificare l'identità tra il titolare del cellulare col codice a barre, e quindi, come vedete, non è, come si suol dire, un titolo cedibile. Questo abbiamo fatto con la Messina Family Card, e abbiamo messo in piesta 39 milioni e 3. E devo dirvi anche un'altra cosa, che ora ne abbiamo altri 6 milioni. Perché? Perché nel frattempo tutte le proposte che il balordo sindaco di Messina ha fatto al Presidente del Consiglio, io ho mandato delle note in tempi non sospetti, sono state alcune accolte. E udite udite, che cosa è successo? Che le rate di mutuo che i comuni hanno da pagare con la Cassa Depositi e Prestiti per tutto l'anno 2020 sono congelati, e il comune di Messina ha recuperato altri 5-6 milioni. Quindi noi abbiamo una manovra importante. È ovvio un fatto però, che noi non è che ce l'abbiamo sulla carta, noi ce l'abbiamo in cassa, noi abbiamo il cash, noi abbiamo un'anticipazione di tesoreria di 61 milioni non utilizzata, più abbiamo 50 milioni sui conti correnti del comune, di cui 20 milioni liberi e 30 vincolati. E una cosa che io ho chiesto allo Stato: svincolami anche questi soldi. Perché? Perché io l'errore di questi 4 principianti allo sbaraglio che sono al governo, principianti allo sbaraglio che non hanno una visione strategica della guerra che stiamo vivendo, questo errore non lo faccio. Ed ecco che vi trovate il Presidente del Consiglio che timidamente vi risposta da giorno in giorno.
viene e vi dice ora a 13, poi al 13 vi dirà non 30 di aprile perché ha paura, vi dirà 21 di aprile, poi il 21 di aprile vi dirà 30 di aprile. Che vedete come stanno affrontando con questa balordaggine le scadenze delle proroghe dell'emergenza. Lo stesso fanno per quanto riguarda i provvedimenti a sostegno degli italiani, che non sono soltanto gli alimenti, ma sono una visione strategica complessiva, che non si tratta semplicemente di dare i 600-700 euro a quando arriveranno. Qua bisogna dire agli italiani invece come cambierà il sistema, e l'Italia deve cambiare. Uno degli elementi che quantomeno deve risultare come elemento di vantaggio è che questo virus ammazzi questa mala burocrazia in Italia. Prendete questo come spunto e quindi finalmente liberare il territorio e soprattutto evitare di far pagare il pizzo legalizzato agli imprenditori con la mala burocrazia, con le lungaggini. Questo mi auguro che succeda. Ecco, una visione strategica significa affrontare la fase d'emergenza e come affrontare la fase successiva, perché agli imprenditori prima che dare soldi e garanzie gli dovete dare, invece vi dovete garantire burocrazia zero, perché è inutile. L'imprenditore che non ha la certezza dei tempi del proprio investimento e di quando rientrano i propri investimenti, purtroppo è un imprenditore che dei soldi non se ne fa nulla. Ed ecco che noi invece la visione strategica l'abbiamo applicata. Ditemi, non voglio ora vantarmi di niente, ma io non credo che allo stato attuale c'è un comune che ha fatto già 4 delibere, 4 ne abbiamo fatto, quindi non chiacchiere, già 4 delibere pubblicate e stiamo proprio ora definendo la parte attuativa. La prossima settimana si parte con questo sistema, perché noi prima di Pasqua vogliamo rendere sereni tutti. Ditemi quale comune ha avuto la capacità di mettere in pista 40 milioni di euro. Noi l'abbiamo potuto fare perché in questi 20 mesi la Giunta, il Sindaco e il Consiglio Comunale ha lavorato a riorganizzare un comune scassato che abbiamo ereditato. Noi abbiamo ereditato un comune che aveva 550 milioni di euro di debiti, un comune che era sempre in anticipazione di tesoreria, quindi scopertura. E se da un anno che non andiamo in scopertura perché lavoriamo con la nostra liquidità, e per il lavoro di recupero che abbiamo fatto, per quelle che sono state le azioni strutturali come il Salva Messina, il cambio di passo che abbiamo proposto e che il Consiglio Comunale con coraggio ha votato. Ecco perché noi ci possiamo permettere di prendere le risorse, i fondi europei non spesi, non impegnati, e indirizzarle per questa fase di emergenza e per il post-emergenza. Tutto questo lo possiamo fare perché abbiamo la cassa disponibile, perché ricordo a me stesso, tranne che non cambiano anche qui le regole, per carità, ma ad oggi le regole sono: tu prima spendi con i tuoi soldi i fondi con la tua cassa, le risorse europee che ti sono state assegnate, le rendi conti e ti vengono dati i soldi realmente, quelli di cassa, perché fino a quando non rendi conti e non hai l'ok, quelle sono somme nominali. Bene, anche questo abbiamo fatto. E allora i messinesi, io dico che si possono lamentare perché per carità tutto è legittimo. Sulla questione dello stretto non gli posso dare torto. Vi avrei potuto dire faccio il Ponzio Pilato e quindi mi lavo le mani e me ne frego perché tanto è un problema della regione ed è un problema del ministero. Che c'è? Sta arrivando la nave? Oh, sta arrivando la nave. Allora, e quindi, essendo il problema del ministero, io non me ne occupo, è un problema vostro. E allora, ecco la nave che è l'ultima di questa sera e vediamo se le mie previsioni sono giuste. Vi ricordate che io vi ho detto sicuramente sono sotto 30, perché essendoci anche questa diretta bisogna avere gli elementi per dire che è sempre tutto a posto. Meno male che noi li abbiamo fregati, che siamo venuti oggi pomeriggio, e vi do la chicca di oggi pomeriggio che ancora non vi avevo dato, vi ho lasciato per ultimo, ve l'ho detto che all'ultimo vi avrei dato una bella una novità. Uno dei camper che ha attraversato lo stretto, udite udite, ministro,
Ministro Lamorgese, Presidente della Regione Siciliana, uno dei camper che ha attraversato lo stretto alle 18:20 era un soggetto che viaggiava con un gatto bellino, con un camper scassato, che non ha saputo spiegare perché cazzo è venuto in Sicilia. Bene, questa è la regolarità tanto decantata? E allora ora perché non lo va a rintracciare lei, Ministro degli Interni? Perché non lo va a rintracciare lei, Presidente della Regione? Veda, oggi pomeriggio si è verificato questo ed è certificato. Chiedetelo alla forze dell'ordine. Ora chi è? Perché sicuramente l'avranno pure denunciato. Ma chissà dove è ora a scorazzare in giro per la Sicilia. Ecco qui. Qua ci troviamo all'ultimo sbarco della giornata e vogliamo sapere quante macchine ci sono, se le sfere di cristallo nostre ancora funzionano o non funzionano, queste non funzionano più. Io ho visto nella mia sfera di cristallo che non arriveranno a 30 queste macchine. E allora vediamo se qualcuno ci dice quante sono queste macchine. Qualcuno ha il dato di sapere quante sono queste macchine? Ci sono un po' di pedoni e ora avremo anche questo. E allora guardate, cos'è che si aspettano da me? Che vada lì, no? Mi metta così tipo Ecce Homo, no? Blocco tutto e quindi già pronti giustamente le forze dell'ordine ad arrestarmi. Sono qui e naturalmente devono fare il loro lavoro, perché se io vado lì e c'è un esercito qui pronto ad arrestarmi, non è che io ho paura dell'arresto, tanto è il terzo, va bene? Anche se sono incensurato e lo dico sempre, ma a me, a che serve? Nel momento in cui la soluzione l'abbiamo trovato, cari messinesi e cari siciliani, e poi potranno venire con i carri armati, e allora la soluzione è quella che vi ho detto poco fa. Sono venuto qui stasera semplicemente per confermarvi quello che già vi avevo detto. Intanto li abbiamo presi in castagna oggi pomeriggio alle 18:30 e quindi bisogna spiegare ora ai siciliani chi è, mi sto spostando, chi è questo soggetto che è stato fatto passare e come mai è in Sicilia. Dopodiché mi sto spostando piano piano senza problemi perché faccio fare il vostro lavoro a tutti. Dopodiché siamo venuti oggi, stasera qui, per avere la conferma che stasera non sarebbe passato nessuno. Ora conteremo le macchine, anzi se si sa già quanti sono queste macchine, comandante Giardina, e così ora voglio vedere in diretta dove sono destinati, così i sindaci sapranno in diretta dove devono andare. Quante macchine sono, Giardina? Adesso una ventina, 21. Allora, pare che siano 21 macchine. Udite, tra 30 secondi uscirà un altro comunicato della ministra Lamorgese che dice De Luca dice cazzate. Tranquilli, sarà così. Quindi 21 macchine e i pedoni quanto sono? 50. 50 pedoni. Bene. 50 tra passeggeri e pedoni. Bene, allora complessivamente 50. Se io ora volessi sapere questa gente dove sta andando, io non ho la risposta. Non ce l'ho. Perché? Perché i controlli che sono stati per ora definiti in violazione dell'ordinanza del Presidente della Regione, il quale se ne frega che le sue disposizioni sono carta igienica, noi in questo momento non siamo in condizioni di sapere quindi chi sono, in quali comuni stanno andando e quindi i sindaci, una cosa è certa, i sindaci dei comuni dove devono andare queste persone non sanno che stanno per arrivare nei rispettivi comuni queste persone. Ecco come poi giustamente le varie comunità che fanno sacrifici per stando chiusi dentro rispetto a queste scene e rispetto a questo sistema che fa proprio acqua, qui lo potremmo dire da tutte le parti, non consente di poter dare soddisfazione a chi fa sacrifici. Ora ci spostiamo e sono sicuro che su 21 macchine sono 21 macchine a posto, perché vi immaginate il 23 e gli è andata male e oggi pomeriggio e gli è andata male. Posso credere che sono così sfortunati che ora nella verifica che facciamo ancora becchiamo qualcuno che non è in regola
sarebbe veramente, quindi do per scontato che sono tutte a posto. Però se voi volete ancora rimanere qui con me, e allora magari vediamo di avere in tempo reale come stanno le cose e di conseguenza vedere se tutte le varie dichiarazioni sono a posto. Certo, immaginate se anche questo si verifica, tanto ormai più sputtanati di così, ma che cosa ancora ci dobbiamo aspettare? E allora tutta, vedete, questa storia ormai la risolviamo a modo nostro e poi vedremo se qui vengono con i carri armati a tentare di espugnare Messina e a tentare di espugnare la Sicilia. Ah, dico una cosa, tutti i sindaci che mi stanno seguendo o le comunità che mi state seguendo e che siete ovviamente comunità di frontiera, cioè dove ci sono ingressi, ci sono porti, ci sono sbarchi, i sindaci di questi comuni, se mi chiamano domani, mi contattano quindi Daphne, gli diamo il numero della polizia, anzi gli facciamo contattare alla protezione civile, dobbiamo stabilire a chi far contattare, ora glielo diciamo. Oh, Luciano si è stancato, Luciano dai, altre 3 ore e finiamo. Allora, lo tengo così, tipo gelatino. Allora, Sindaco, l'ordinanza è pronta in borsa. L'ordinanza è pronta, io gli avevo detto che già infatti l'avrei firmata. Benissimo, perfetto. Quindi già l'ordinanza è pronta. E allora, vi stavo dicendo, noi ai vari sindaci mettiamo a disposizione gratuitamente questa banca dati, perché abbiamo chiesto a questa società americana se, a richiesta dei vari sindaci, perché noi non siamo egoisti, noi non pensiamo solo per Messina, noi pensiamo per tutta la Sicilia e mi permetto di dire pensiamo per tutta Italia, perché è giusto che il resto d'Italia sia, da questo punto di vista, anche tranquilla sulle persone che escono dalla Sicilia per il resto del territorio, ci mancherebbe pure. Quindi questa banca dati controlla il flusso in entrata e in uscita. E allora dico a tutti i sindaci di questi comuni che il comune di Messina mette a disposizione questa banca dati, non solo, mette a disposizione pure gli atti amministrativi che ha fatto finora. Dovete semplicemente, come si suol dire, cambiare l'intestazione del comune e il nome e cognome del sindaco e potete adottarli subito e così potete introdurre nel vostro territorio un controllo militare di ciò che avviene. Certo, se il Presidente della Regione Siciliana che ci sta seguendo mi chiama tra poco e mi dice: Sindaco, me la prendo io sta banca dati e la metto a disposizione di tutti i siciliani, Presidente, mi faresti felicissimo, non a me, a tutti i siciliani. Quindi se questo il Presidente della Regione lo fa, lui con un'ordinanza, già con un solo atto, consente a tutti i comuni di frontiera di utilizzare questa banca dati. Quindi ve la voglio dare come disponibilità a dimostrazione che noi le battaglie non le facciamo semplicemente per una questione campanilistica, ma li facciamo invece nell'interesse reale e complessivo del territorio, che non è solo Messina, che non è solo la Sicilia, ma vi permetto di dire che quando si punta l'indice contro un sistema mastodontico, che è quello blasonato dei ministeri, e si dimostra che stanno facendo provvedimenti farlocchi, credo che questo sia interesse di tutti gli italiani averne riscontro, averne prova. Certo, non so io dopo questa diretta quante altre denunce mi arriveranno, ma quelle che arriveranno le affronteremo, perché quantomeno ho la coscienza a posto di aver fatto tutto quello che era in mio potere fare. E come vedete siamo riusciti anche a sostituirci al Presidente della Regione e al Ministro dei Trasporti, i quali ancora sono in tempo di prendere e fare i loro provvedimenti e autorizzare la banca dati non solo qui a Messina ma in tutto il resto della Sicilia. E dico, perché non si dovrebbe utilizzare in tutto il resto d'Italia? E lo chiedo questo a tutte le città, a tutti i territori che hanno il problema di Messina. Non è giusto che nei vostri territori
ci sia anche un controllo militare di quello che avviene con gli ingressi ai porti. Non è un diritto di tutti quelli che stanno chiusi in casa, che stanno rispettando le regole, avere un quadro ben chiaro di quello che succede nel proprio territorio. Ma questa gente, oltre a dire grazie per quello che stanno contribuendo a fare, perché tutti ci stiamo autolimitando, non dobbiamo anche dargli riscontro che tutto quello che stiamo comunque facendo funziona e soprattutto valorizza i loro sacrifici? E allora io non so, per tutta la Sicilia questa società mi ha dato l'ok, per tutta Italia no, nel senso che devo chiedere, però domani chiederemo a questa società se ci sono altre città d'Italia che vogliono questa banca dati e quindi la licenza ad utilizzarla, vediamo se li convinciamo in questo momento di difficoltà a darla a tutta Italia gratuitamente. Questo alla fine perché non si applica questo sistema e di conseguenza anche per il passaggio per le frontiere, che già poiché vige, come sapete bene, il trattato di Schengen, non è che si possono chiudere le frontiere, però nelle frontiere si possono stabilire delle modalità di transito come queste, cioè in questo momento di guerra, in questo momento dove dobbiamo tenere sotto controllo tutto ciò che entra ed esce in Italia, dobbiamo ovviamente introdurre una metodologia che ci consente, ripeto il termine, mi passi il termine, un controllo militare del nostro territorio, perché siamo in guerra. Non l'hanno capito alcuni inquilini dei palazzi blasonati, ma siamo in guerra e quindi, essendo in guerra, dobbiamo utilizzare tutte le modalità per avere un controllo assoluto del nostro territorio. Bene, Gli aeroporti gli aeroporti era già più semplice l'aeroporto, perché già l'aeroporto prevede questa banca dati. Ecco, è stato detto giusto. Questo che succede negli aeroporti si deve estendere in tutte le porte d'ingresso d'Italia, né più né meno, in tutti i valichi, quindi avere il controllo assoluto. Perché vi chiedo, questa oggi, dove era dal Belgio veniva questo camper di oggi? Dal Belgio. Allora questo viene dal Belgio. Oggi, quando l'abbiamo visto con quel gattino che era un amore, io li adoro i gatti, guardate, ero in compagnia di questo gattino, ci siamo guardati tutti in faccia e abbiamo detto, questo compete, caspita, è arrivato in Sicilia, che deve fare? Non gli ha saputo rispondere, non sapeva neanche di che cosa stavamo parlando, forse non sapeva neanche che c'era il coronavirus. E allora possiamo continuare ad offendere l'intelligenza e la pazienza della gente così? Non credo proprio. Possiamo ammazzare un sindaco come De Luca che non accetta le omissioni di Stato, non accetta il depistaggio di Stato, non accetta le finzioni di Stato? Lo dobbiamo ammazzare perché si permette di dire prima nelle forme istituzionali, di suggerire, di dire che tante cose non vanno, e poi, siccome c'è di mezzo la vita della gente, si permette di andare sopra le righe, di mandare a fanculo qualche ministro. Lo dobbiamo ammazzare per questo e va bene, almeno avrò la coscienza comunque a posto che quello che andava fatto è stato fatto. E come dico sempre, alla luce del sole, un sole immaginario stasera che non fa altro che illuminare la nostra trasparenza, la nostra proprio passione e amore in quello che mettiamo, in quello che facciamo, perché non basta dire ci mettiamo la faccia, anche le proposte che si fanno devono avere un senso. E allora finora nessuno è stato in grado di smentire me e di smentirmi sulle proposte che io ho fatto, nessuno è stato in condizione di dire: caro sindaco, lei dice cavolate e di conseguenza non si possono fare per questo motivo e quest'altro motivo. No, quando mettete in difficoltà questi signori che agiscono con la logica del delitto di lesa maestà e quindi del reato di lesa maestà, prendono e vi ammazzano.
col silenzio e con altri metodi. Questo qui è poi l'altro crimine di Stato eccellente che si può verificare in questa Italia, in un'Italia dove tu territorio devi subire per forza le angherie di chi sta sopra di te e che pure se soffri non devi gridare, non devi reagire, perché se reagisci vieni anche denunciato, perché ti sei permesso di smentire quello che è il personaggio che sta sopra di te. Che cos'è questa voce? Non avete ancora capito? Sentite. Questa è la macchina che ogni sera passa, i messinesi ormai mi odiano, perché a un certo punto escono queste macchine, perché noi dalle 18 in poi abbiamo imposto il coprifuoco. Sentite, inquadriamola Luciano, facciamola sentire. Che dovete rimanere a casa, il coronavirus è in giro e vi ordino di stare a casa, uscite solo per situazioni urgenti. Dove cazzo vai? Torna a casa! E tra poco partiranno questi droni che è da 10 giorni. Prima sì, dopo no, dopo sì, dopo no. Vedete noi con tanta passione, con quale passione facciamo il nostro lavoro. E lo facciamo alla fine perché? Perché avendo compreso prima di altri qual è il rischio che noi viviamo qui, abbiamo fatto di tutto e di più, abbiamo spremuto la nostra fantasia anche, che qualcuno ha preso come azioni goliardiche. Ma quali azioni goliardiche? Qua per farci capire, per farci seguire, abbiamo utilizzato non solo tutto il vocabolario, ma abbiamo anche coniato nuovi termini che ormai rimarranno nella storia, perché il coronavirus ci segnerà anche sotto il profilo lessicale. Allora, vediamo un attimino di sapere già qualche esito dei primi controlli. Allora, lo chiedo alla Polizia Municipale perché non voglio disturbare le forze dell'ordine, la polizia che ha il compito questa sera di fare i controlli. E allora volevo capire come si sta procedendo. Chi è che già comincia ad avere dei dati? 2 autovetture, Sì? 8 pedoni pendolari e 37 passeggeri sulle autovetture. Quindi le autovetture sono 22, le persone sulle autovetture 37 e i pedoni 8. Questo è il dato ufficiale. Ora quello che ci interessava capire è quanti sono pendolari, cioè di persone che abitano a Villa, a Reggio, che abitano in Calabria e che invece lavorano a Messina. Perché questo fenomeno è consistente, sono migliaia e migliaia di persone che lavorano nei presidi sanitari, lavorano tra le forze dell'ordine, lavorano nella magistratura, lavorano anche ancora in attività che sono attività essenziali e quindi sono aperte, e c'è questo movimento costante di andata e di ritorno che va rivisto con gli orari. Ecco perché, signor Presidente della Regione, del suo rifiuto ce ne infischiamo e quindi deve scendere dal piedistallo e deve tenere conto di quelle sono le esigenze dei messinesi. Lei la deve finire di trattare i messinesi con la visione becera palermocentrica, ci ha rotto le scatole, con tutto il rispetto, glielo dico per quanto io la rispetti. Lei non si può permettere di dire no senza prima discutere col territorio. Ha capito? Lei non può offendere le esigenze dei pendolari messinesi e calabresi, signor Presidente della Regione. Quindi domani aspetto che lei si faccia sentire e chiedere quali sono le vere esigenze, prima che con prepotenza di dire no e di vantarsi che in Sicilia non entra nessuno. Poi ci pisciano in testa e lei lo sa e continuiamo pure a raccontare menzogne. Beh, queste sono le cose che non mi vanno. Nella nave del pomeriggio quanti erano i pendolari? Quella delle 6:30, quanti erano i pendolari? Allora vi do il dato esatto, scusatemi, vi do il dato, quella delle 6:30, qua c'ho il mio dato che mi è stato comunicato. Allora, vediamo un attimo quanti erano, ecco qua. Messaggio di Giardina, così diamo il dato preciso di oggi pomeriggio.
Allora, c'erano 84 auto, di cui 2 caravan, uno denunciato, 113 passeggeri su autovetture sbarcate, 46 pedoni, in parte, anzi in maggior parte, pendolari, forze dell'ordine e sanitari, dei 46 pendolari. Questo è il dato che mi è stato fornito. Non sappiamo noi completamente però dove dovevano andare. Quindi questa questione che avevo chiesto di sapere purtroppo non lo so. Quindi neanche i sindaci che Scusi, può ripetere avranno... persone? Su 46 persone, in gran parte pendolari. Sì, Invece 84 in gran parte auto. su 46, sì. Allora ripetiamo, alle 18:20 erano 84 auto, di cui 2 caravan, di cui uno proveniente dal Belgio denunciato, 113 passeggeri su autovetture sbarcate, 46 pedoni, maggior parte pendolari, forze dell'ordine e sanitari. Questo è il dato delle 18:20. Qua invece, come avete visto, abbiamo a malapena 21 autovetture con 37 invece passeggeri sulle autovetture, mi pare 8 sono stati, erano i pedoni. Quello che sarebbe utile, se già vedete il controllo era fatto a monte con una metodologia diversa, questa gente non avrebbe perso tempo qua, la polizia di Stato, perché il dato già era registrato a Villa, invece qua come i cretini dobbiamo fare il controllo a Villa, il controllo a Messina e poi il dato comunque in una banca dati non ce l'abbiamo. Pensate quanto proprio, che sistema da imbecilli, di imbecilli a tutti gli effetti. E quindi rifacciamo nuovamente i controlli. Ma scusatemi, ma se li facciamo a Villa, che fa poi? Come il tassì, la nave si ferma e fa salire le balene? Ma non ho capito. Ecco che poi gli devono girare le scatole. E quindi facciamo, no? Li controllano, il dato ovviamente rimane lì. Qui che facciamo? Prendiamo e ricontrolliamo come cretini. Cavolo, ma veramente ci prendete per cretini? Ecco, quando dico chi sta sopra di noi agisce peggio dei principianti allo sbaraglio, mi riferisco a queste questioni pratiche. Qua ci sono oltre 50, forse 100 addetti alle forze dell'ordine, sprecate qui! Sprecate qui! Quando con un sistema, come diciamo noi, ne basterebbero 10! E neanche! Perché se il controllo lo fai da un lato, lo metti a disposizione già condiviso dall'altro lato! E viceversa. E invece dobbiamo continuare qui a usare male le forze dell'ordine, a togliere risorse importanti per il controllo del territorio e soprattutto a non avere la tracciabilità del lavoro che stanno facendo, perché non c'è la banca dati che il sindaco può consultare, non c'è la banca dati che può consultare il sindaco di Messina e non c'è la banca dati che può consultare qualunque sindaco dove questa gente deve andare a farsi l'autoquarantena. Chi la controlla che si fa l'autoquarantena? Chi l'ha controllata quelle di prima? Tanto, siccome qua ci dobbiamo prendere per il culo, perché è importante che il combinato disposto sia compatibile con l'articolo vatte la pesca e la circolare di Pinco Pallino, dopodiché il resto è noia, come si suol dire. Ecco qui, guardate quante risorse sprecate, inutili, lavoro totalmente inutile. Stiamo quasi finendo, ci siamo già quasi, credo che siano le ultime macchine queste da quel lato, ce ne sono ancora da controllare? No? Tutto finito? Sono andate tutte a posto? O c'è qualcuno che non era a posto? Ci sono delle verifiche, ora vediamo se ci sono delle novità. E allora ci sono delle verifiche su quante macchine, così per curiosità? Non voglio sapere i nomi ovviamente, non mi interessa. Sulle 2 macchine e poi vanno. Quindi ci sono delle verifiche su 2 macchine. Le altre, per come noi avevamo fatto una scommessa, vi ho detto che era tutto a posto sicuro. Guardate, sputtanati per la terza volta, veramente significa avere a che fare con
concretini. E allora, vediamo ora quella che è anche il riscontro sulle ultime 2 macchine per comprendere se tutto è a posto. Una sola ne è rimasta. Ecco, là possiamo controllare.